Ma buongiorno amici di Padel TV, siamo live dal Padel Club di Tolcinasco per passare insieme questa giornata. Tra poco parleremo anche spagnolo perché di fatto questo è il dia del Padel. Due sono i protagonisti, chiaramente Galan e LeBron. Tra l'altro nel pomeriggio saranno nostri ospiti, quindi li intervisteremo. Avrete anche la possibilità di farvi domande, quindi chiaramente ci dovete assolutamente seguire. Intanto io vi vado a spiegare un po' il tabellone del torneo, così avete un'idea per quanto riguarda le coppie. Sono 4 gironi, vi vado ad elencare gli accoppiamenti. Per quanto riguarda il girone A è composto da Trevisan Carra, Ovando Amoruso, Bottini di Napoli e Lebron con Cassanelli. Girone B invece c'è la coppia Siciliano Cazzaniga, Sconocchini Budel, Galan Corsini, Vano Cambiasso. Vado a elencare anche gli altri due gironi. Girone C composto dalla coppia Cremona Facchinetti, Gaiardo Rocca, Spector Zenoni, Rota Vano, e girone D invece abbiamo la coppia Algarra Cappellini, Gaiardo Ienas, Di Bene Giuliano Baldi Bergomi. Quindi come vedete ci sono tanti spagnoli, argentini, quindi sarà la lingua che andremo poi a parlare nel pomeriggio. Nel frattempo vi diciamo anche che andremo a trasmettere il match tra Sconocchini Budel, Galan Corsini, quindi vi invitiamo a rimanere qua sulla Padel TV perché è davvero una giornata imperdibile. Come detto, nel pomeriggio avremo la possibilità di intervistare i due protagonisti, quindi sveleremo qualche curiosità, insomma andremo un po' a ripercorrere quella che è stata la loro carriera verso poi quelli che saranno anche tutti gli altri tornei, quindi vi invitiamo a rimanere qua sulla Padel TV. Per qualsiasi cosa potete interagire, potete farci le vostre domande, se avete qualsiasi cosa da chiedere, curiosità, piuttosto che sui tabelloni, su come stanno andando i match, io vi rispondo, quindi saremo live proprio a partire da ora fino alla fine di questo evento, di questo dia del Padel. Vi lasciamo allora intanto al match che è iniziato, io poi vi aggiornerò anche con il punteggio e dunque restate qua sulla Padel TV, ci vediamo tra poco.
Eccoci pronti per seguire, appunto, come vi dicevo prima, questo match Sconocchini Budel contro Galan Corsini. Faremo come al solito un po' di cronaca del match. In questo momento al servizio c'è Budel ed è davvero bello vedere da vicino questi giocatori, chiaramente con Galan che tenterà di non essere troppo decisivo in questo match per cercare poi di far giocare anche gli altri giocatori. Servizio Budel. La risposta finita fuori di Corsini, vediamo come sceglie di rispondere Galan. È interessante vedere anche dal punto di vista tattico come gestiscono i vari momenti del qui arriva un grande volée da parte di Corsini. Ogni partita sarà costituita da un solo set ai 6 e sul 40 pari c'è punto decisivo, quindi killer point. Sceglie di rispondere Galan. Finita fuori questa palla in risposta di Galan. Tra pochissimo vi aggiorno anche sul punteggio. Al servizio c'è Alejandro Galan. Aia, arriva un altro errore, il secondo consecutivo per Galan. Fuori, si gioca la seconda. Servizio Galan. Questo è praticamente imprendibile. 15-40 nel game. Sì, ho sentito bene da Budel. Arriva facile Galan e la chiude. Niente da fare per Budel, che aveva anche smashato bene, ma Galan pronto e reattivo per arrivare sullo smash.
Ancora con il lob, lo smash, ancora Galan e questa è imprendibile. Imprendibile. Corsini che si prende anche il merito di questo punto. Va Galan su Sconocchini. Aia, questo è fuori, un errore facile, una volée. Si tocca anche con le gambe, forse è rimasto un po' fermo con le gambe, quindi game, cioè il break da parte della coppia costituita da Sconocchini e Budel. Al servizio Sconocchini. Fuori, si va con la seconda. Pallonetto di Galan, ancora Galan e qua Corsini la tira su. E questa è imprendibile. Si caricano la coppia costituita da Galan e Corsini. La tira su Galan e qua colpo di fortuna da parte dei Sconocchini che si scusa in maniera simpatica e dice scuse, le scuse arrivano anche da parte di Budel, molto fortunati in questo punto, 30-15 nel game. Bella questa risposta con il rovescio. Il lob che finisce fuori. 40-15 nel game. Smash di Galan e qua non c'è nulla da fare. Si prende il punto. Qua ha alzato in questo scambio il livello di gioco. 40-30. Seconda di servizio, un altro lob da parte di Galan, lo smash forte su Corsini. Altro game conquistato dalla coppia Sconocchini-Budel. Attenzione che c'è un momento di difficoltà per quanto riguarda Galan e Corsini. Ora al servizio Corsini. Galan carica il suo compagno. Bravo Budel a recuperare questa palla. Galan su Sconocchini ancora. Questo è imprendibile lo smash di Sconocchini. In difficoltà la coppia Galan Corsini, 0-15 nel game. Allora, campo 5, Leonardo Roca, Spector Zenone. Questa è imprendibile, bassa, stretta. No, non ha permesso a Budel di riuscire a tirarla su, 15 pari. Finisce fuori il tentativo di lob da parte di Budel, 30-15. Grande colpo qua
brutto errore da parte di Corsini. 40 pari, lo ricordo, c'è killer point sul 40 pari. Sceglie di rispondere Sconocchini, quindi a sinistra. Vediamo. Prima palla in campo. Finisce fuori la risposta di Sconocchini, quindi il game va a Galan e Corsini che carica il suo compagno. Fuori lo smash di Sconocchini, si caricano Budel e Galan. Va al servizio adesso Alejandro Galan. Eccoci qua con il primo intervistato di questa lunga giornata all'insegna del padel. Sono con Vinicius Tresian. Ciao Vinicius, ben trovato. Ciao, ben trovati, buongiorno a tutti. Allora Vinicius, intanto iniziamo raccontando. Hai già giocato? Abbiamo giocato, non è andata così bene, però ci stiamo divertendo. Vabbè, dai, comunque sono i primi 2 match, c'è ancora tempo, insomma, per andare avanti, no? Quindi va bene, diciamo, i primi 2 match non sono andati tanto bene, però, insomma, avrai modo di rifarti sicuramente. Il tuo compagno è, così almeno lo ricordiamo. Giulio anche. Carrà. Ok. Difficile, credo. Benissimo, avete già giocato insieme? No, prima volta, quindi allora dovete ancora di più che la prima volta carburare meglio. Vinicius, ti chiedo un po' la tua esperienza anche un po' nel padel, no? Perché insomma so che poi hai una scuola, quindi poi approfondiamo anche questo tema. Sì, diciamo che come tanti del padel ho un precedente nel tennis. Ok. Sono stato numero 1 del Brasile nel 14, poi ho fatto attività professionistica.
E adesso negli ultimi anni ho provato per caso il padel 5-6 anni fa, e c'erano 3 campi a Milano quando l'ho provato. E niente, mi è piaciuto tanto, ho iniziato a giocare e tutto, e negli ultimi 3 anni ho iniziato il progetto con la Portres Padel Academy, che è la mia società, dove l'idea era, diciamo, portare un po' più in su il livello del padel dentro i centri, perché ora, avendo tanti campi, iniziano tante persone, ma neanche per volontà propria, ma poco preparate, perché ancora c'è poca informazione in giro. Io avendo avuto una estrema fortuna di essere in contatto con un grandissimo allenatore negli ultimi anni, quindi riuscendo a assorbire tanto questa cosa qua, la mia idea dentro la mia academy con i nostri partner era quello di dare un livello tecnico superiore dentro il campo, dentro le lezioni, dentro i corsi, dentro l'organizzazione. Quindi noi lavoriamo con una formazione del nostro staff, facciamo la preparazione sia il pre che poi una formazione continua dei nostri collaboratori dentro i campi. Quindi quello cercando di far sì che sia ancora più interessante il padel al primo approccio alle persone. Assolutamente, anche perché comunque il padel qua in Italia è un fenomeno che ha avuto questa crescita pazzesca, possiamo dire, negli ultimi 2 anni. Poi è stato anche facilitato tanto dal Covid, che ha permesso comunque alle persone di avvicinarsi ancora di più. Ad oggi probabilmente il padel diventerà uno sport dove i bambini, anziché magari portarli alla scuola calcio, alla scuola tennis, ci sarà l'opzione squadra padel. Quindi quale sarà il processo proprio per crescere un bambino che inizia a giocare a padel? Ecco, il nostro punto è proprio quello, cercare di far conoscere il padel il più possibile alle persone, farli appassionare, in modo che anche riusciamo a tirare dentro anche i bambini, e quando le famiglie all'inizio stagione, all'inizio della scuola, iniziano, ok, cosa vuoi fare? Vuoi fare calcio, basket, musica, nuoto, e che mettono anche il padel come scelta. E quindi diciamo che quest'anno qua noi iniziamo a vedere le prime scuole padel, alcuni club che riescono a formare dei piccoli gruppettini dei ragazzi, e l'obiettivo è quello di, almeno il nostro obiettivo interno è arrivare tra un paio d'anni a avere una vera scuola, iniziare ad avere 50-60 bambini dove noi andiamo a collaborare, anche perché noi puntiamo tantissimo sulla base, che poi alla fine sono i bambini. E poi, a proposito, diciamo, di questo percorso verso i bambini, esiste il World Padel Tour, quindi quello è un discorso già professionistico. Come si può migliorare anche dal punto di vista dell'attività giovanile? Perché ad oggi mancano quei tornei under 12, under 14, insomma, che poi ti permettono di arrivare nel circuito dei grandi. Sì, diciamo che manca perché non c'è tanta richiesta. Cioè, ce ne sono magari ragazzi che stanno approcciando a questo sport a un'età diciamo inferiore a 18 anni, però non essendo neanche tanti che hanno la voglia di fare l'agonismo e tutte queste cose, sarebbe anche abbastanza inutile cercare di fare dei circuiti, perché avrebbero dei numeri troppo bassi. Anche se la federazione stessa italiana adesso ha iniziato a uscire con un circuito dei ragazzi under 16, under 18, under 14, per cercare di incentivare. Diciamo che stanno crescendo, però come sappiamo, per portare i ragazzi a essere un agonista noi dobbiamo approcciare, dobbiamo farlo appassionare, e dopo il secondo step, che magari arriva dopo il primo anno, dopo il secondo anno, che è quello di eventualmente mi piacerebbe fare l'agonistica di questo sport, come succede con tutti gli altri sport. Però è un passaggio che siamo molto all'inizio ancora, però sono sicuro che tra poco tempo noi arriveremo all'agonista. Benissimo, da dietro le quinte ci segnalano che c'è il compagno di Vinicius, che allora io invito a venire qua. Ciao, benvenuto con il compagno, presentati così almeno i nostri Sono Giulio Carra di Fisiocan, sono quello che ha fatto prendere le pallate a Vinicius fino esatto, adesso. perché stavamo proprio commentando questo. Prima Parlate domanda... con LeBron però, Juan LeBron. Parlate con LeBron. Ci può stare. E con Cassanelli. Quello non diciamo, no? Ecco, a proposito di questo match, com'è giocare contro LeBron? Tanta roba, è un marziano. È un marziano, cioè senti la differenza, chiaramente numero 1 del mondo, però nel senso, in cosa vedi proprio questa grande diversità rispetto a voi che comunque il padel ci giocate e continuate a migliorare? Adesso vabbè, questi 2 match sono andati male, ma io so che la prossima intervista mi darai grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni. Sono in tutto, non mi viene in mente una cosa in cui non si vede la differenza, atleticamente, tecnicamente, cattiveria, voglia di prendere la rete, colpi naturalmente.
è tutta un'altra cosa. Poi naturalmente quando vedi Vinny che è troppo bravo, perché lui è troppo bravo, gioca ancora tranquillo per non far male, l'ultima invece spinge. Quando vedi lui è un'altra cosa, però sì, è veramente un mondo a parte, sembrano dei marziani. Quello che è bello invece vedere, e noi abbiamo Lorena Vano qua che poi conoscerete, sono le donne. Invece vedere giocare le donne così è un bel vedere, molto tecnico ed è più umano, tra virgolette. Ti sembra di riuscire a fare le cose che fanno loro in campo, poi non è vero, non sei capace. Però Ecco, più vicino. a proposito delle donne, no? Per esempio nel tennis, il tennis femminile e il tennis maschile possiamo dire che sono due mondi completamente diversi. Nel padel c'è anche questa diversità o, come dicevi tu, da veder giocare le donne che sono anche molto tecniche, quindi è uno sport che un pochino a livello tra professionisti, diciamo, ci può essere comunque una diversità che non è troppo evidente come ad esempio nel tennis. Secondo me anche nel padel c'è tanta diversità, quello che ti dicevo prima, cioè se giochiamo, mettiamo le donne numero uno del mondo con gli italiani per esempio, che non sono comunque nei tabelloni del World Padel Tour, secondo me vincono comunque la coppia maschile italiana. E questo sport, se mi permette, questo sport negli ultimi 2 o 3 anni ha avuto l'arrivo di ragazzi molto più giovani con una forza fisica incredibile. E quindi qua noi vediamo l'energia fisica, una differenza che è stratosferica, perché magari da una palla molto lontana dal campo riescono comunque a tenere una velocità molto elevata, facendo tanto male all'avversario, Certo. che magari con le donne un pochettino va più piazzata per riprendere rete, quindi sono a tattica diversa di questo sport. Mentre magari come nel tennis, il maschio da 5 metri fuori del campo, sdraiato, riesce comunque a spingere la palla. Certo. È più che altro la parte fisica che metabolicamente la differenza è quella. Eh sì, perché poi fondamentalmente anche quando si parla di padel anche a livello più amatoriale non si pensa a tutta la preparazione fisica che fanno questi professionisti. Quindi cioè, partono da essere atleti e poi giocatori di padel. Sì. E lì si vede la differenza con i comuni mortali che si mettono fisico e come scendono in campo senza un minimo di allenamento. Da quanto pratichi questo sport? Non da tanto, da un paio d'anni. Ok. Da un paio d'anni. Da un paio d'anni e di lì sei uno di quelli che ormai è diventato una costante Sì, della tua vita beh, che non riesci a farne a meno. Ormai è solo quello, ho smesso col calcio, ho smesso col tutto, se si gioca a pallone ho paura di farmi male e di mancare poi una settimana di padel. E, quindi... e questa è una dichiarazione, quindi il padel è preferito al calcio, lo possiamo assolutamente dire. Benissimo, allora io vi ringrazio, ci rivediamo sicuramente più tardi, quindi ci vediamo dopo. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao.
E allora, da LeBron, o meglio, da Galan a LeBron, siamo pronti per seguire questo match. LeBron Cassanelli contro Amoruso Ovando. Questi sono gli accoppiamenti. Insomma, LeBron non c'è bisogno di tante spiegazioni. Seguiamo questo match al momento con la felpa, vediamo se saranno bravi gli avversari, se sarà bravo Amoruso a fargli levare almeno la felpa. Al servizio Ovando. Scusate, al servizio Cassanelli. Ecco. È buona. Il lob di Amoruso è tutto buono. Amoruso con lo smash. E qua pallonetto, si gioca ancora, il lob di LeBron con lo smash, tiene il punto. Se avete domande, curiosità o, ripeto, siccome poi nel pomeriggio andremo ad intervistare Galan e LeBron, se avete già in mente qualcosa insomma, che volete sapere, scrivetela qua in chat, così almeno io posso girare anche le vostre domande, vi faccio interagire proprio con loro nelle loro interviste. Sarà un'intervista in spagnolo che io poi andrò chiaramente a tradurre. Ora poi vi svelerò se loro parleranno in italiano, questo ancora non lo sappiamo, magari qualcosina ci diranno. In questo momento siamo al Padel Club di Tolcinasco. Padel Club di Tolcinasco, lo ripeto, cioè il torneo è costituito da 4 gironi con 4 coppie per gironi. Sto leggendo i vostri commenti. Allora, chiaramente LeBron e Galan vanno a far giocare anche gli avversari in modo da far divertire anche tutti, no? Quindi cercano di creare un livello in cui tutti possano divertirsi. In realtà nel match che abbiamo seguito prima, il match di Galan, è stato un bel match, soprattutto dal punto di vista degli avversari, quindi da Alessandro Budel sì, in questo momento LeBron ha ancora la felpa, mentre invece Galan era bello attivo nel campo. Il match di prima Galan, Corsini, Sconocchini, Budel. Sconocchini e Budel hanno saputo difendersi molto bene. Servizio va LeBron, vediamo se ci regala qualche colpo
dei suoi spettacolari o se si tiene tutto poi per il pomeriggio. LeBron si diverte e qua arriva il punto, un buon punto da parte di Ovando. LeBron su Amoruso, ancora Amoruso, il lob di Amoruso, va allo smash e riesce a prenderla Amoruso, grande riflesso da parte di Amoruso. Questa è imprendibile, messa proprio nell'angolino. Inizia a regalarci qualche colpo dei suoi LeBron. Lob di LeBron. Recupero che finisce fuori da parte di LeBron. Sì, confermo che è Milano. Rimane in campo, ottimo. Ottimo questo passante di rovescio da parte di Ovando. Rovescio da parte di LeBron. Smash di LeBron. C'era quasi arrivato, si scusa, Ovando. Attenzione perché LeBron si sta levando la felpa, questo significa che aumenterà probabilmente l'intensità in campo. Amoruso, qua interviene LeBron, fuori il tentativo di lob da parte di Ovando. Ottima questa demi-volée. E qua si complimenta LeBron con Amoruso in questo passante messo proprio sull'angolino, lascia fermo LeBron. E questa non si prende, perfetta al centro, bassa, impossibile da tirare su. E questo è il colpo che spesso utilizzano LeBron e Galan quando vogliono a tutti i costi vincere il punto.
Rispondo a Jack, non è un'esibizione, nel senso che è un torneo che è costituito da 4 gironi e ogni girone ha 4 coppie. Nel pomeriggio poi ci sarà la vera esibizione di LeBron e Galan, a cui seguirà l'intervista, quindi vi invito a seguirla. Tra l'altro, se avete domande da farci, noi le segniamo, così io poi posso anche eventualmente girare queste domande ai due mostri di questo sport, il numero uno LeBron e Galan, in modo che insomma creiamo un insieme verso questa intervista, per svelare anche le curiosità di questi due giocatori su come, ad esempio, lo stesso LeBron, quando è diventato numero uno del mondo, era in coppia con Paquito Navarro, ha scelto poi di cambiare, di mettersi con Galan, quindi insomma approfondiremo tante tematiche, e quindi per questo, se avete qualche curiosità che vorreste chiedere o a LeBron o a Galan, vi invito a scrivermela qua in chat e poi a seguire nel pomeriggio l'intervista con loro, che sarà in spagnolo, ma andremo chiaramente a tradurre tutto. Sì, ci sono ex calciatori, esatto, c'è, adesso qua in campo lo vedete, c'è Amoruso, poi c'è Budel, poi c'è Cambiasso, Esteban Cambiasso, mi suggeriscono dalle quinte, Giuliano, poi c'è Beppe Bergomi, insomma, che diversi nomi. Si chiama il Dia del Padel, sì, evento dove chiaramente i protagonisti sono loro, sono Juan, LeBron e Alejandro Galan. Ti dico che LeBron e Galan chiaramente stanno giocando per far giocare bene anche gli avversari, quindi cercano di livellare proprio per far divertire anche gli altri, perché chiaramente appena vogliono vincere il punto gli basta veramente il colpo per poi insomma fare la differenza, no? E quindi il loro obiettivo, come anche da quello che stiamo vedendo da questi match, è proprio cercare di rendere una partita divertente per tutti. Cassano e Bobo non ci sono in questo torneo, purtroppo non si sono presentati, avevano paura di perdere contro LeBron e Galan, hanno preferito non schierarsi per questa volta. No, non è previsto Montepremi. Per darvi qualche informazione in più, appunto vi ho detto 4 coppie da 4 gironi, torneo esibizione organizzato da Physiocrem.
Eccoci qua con una coppia vincente. Amoruso Ovando hanno battuto LeBron. Cioè, ma è tutto vero? incredibile, O mi ma state vero. prendendo in giro e non è vero? È incredibile, ma vero, è nata una grande coppia. Una grande Mi coppia. spiace perché lui gioca sempre insieme a Cambiasso, da oggi, dopo che abbiamo battuto LeBron, devi sempre giocare con me, mi spiace per Cambiasso. Nel frattempo dalle quinte, vieni, vuoi venire? Arriva anche. Solo che è facile così, picchiava sempre sull'altro. Ah, ecco. Io Qua- picchiavo qua- sul mio, lui qua- sempre con LeBron. Lei oggi è in difficoltà, non è la giornata migliore per Juan perché ha beccato due campioni veri. Due campioni veri, quindi ha fatto i dei numeri numeri, uno del mondo. No, una partita vicina dei numeri incredibili, quindi è veramente un piacere giocare con lui. Com'è giocare con loro? Nel senso, chiaramente poi loro cercano anche di adattare il loro gioco anche per creare un livello, nel senso che possa andare bene per tutti, però quando poi vogliono mettere quella marcia in più, in quel momento lì diventa poi impensabile riuscire a giocare con loro, si sente tanto quella differenza. Allora sicuramente loro vengono a divertirsi e a farci divertire noi, quindi quando decidono di farci giocare e divertire tutti diventa una partita bellissima, sicuramente essendo professionista di questi sport hanno una marcia in più che la usano molto poco oggi penso. Tu è tanto che giochi? Io sono argentino, quindi Sì. conosco lo sport da tanti anni. Sì, perché lì è proprio Sì, nato sì, quando io qua ancora non lo conoscevamo. quando qua da piccolo avevo 10-12 anni dicevamo andiamo a giocare padel nel tempo libero invece di dire andiamo a giocare calcetto, calcio, quindi conosco lo sport da tanti anni. E come diciamo la diffusione che ha avuto dall'Argentina alla Spagna e ad oggi è arrivato anche poi qua in Italia? Allora secondo me l'Argentina ha avuto un boom incredibile negli anni 90 che poi è stato perso per non alimentare l'investimento sullo sport e poi tutti gli argentini forti dell'epoca si trasferivano in automatico in Spagna, quindi in Argentina era rimasto un livello un po' mediocre perché appena diventavi forti ti portavano in Europa, quindi lo sport è morto e è rinato adesso grazie anche all'Europa che sta investendo tanto e sta avendo un riscontro anche in Argentina perché si vede tanto padel. Assolutamente. Nicola, ci siamo spinti sempre di più oltre perché eravamo stati qua a Tolcinasco dell'inaugurazione dove c'erano tanti ex calciatori, oggi abbiamo il numero 1 del mondo, quindi questo. Beh, oggi è un giorno speciale, veramente per un padel club proprio come il nostro giovane, avere qui l'onore di avere in campo due grandi campioni, insomma grazie anche a Fisiocrem che ha scelto la nostra location, sono degli amici, Roberto, Giulio e quindi veramente un grandissimo giorno di padel, di sport e di amicizia perché poi questo è il bello, tante amicizie nuove, vecchie, un modo per restare insieme, per divertirsi e per ammirare questi straordinari in campioni. forma Quella la vedo dura, è la sera che ci frega la cena, è la cena che ci frega. è la cena. Va bene, al momento vi ringrazio e ci vediamo sicuramente dopo. A dopo. Grazie mille a voi. Grazie, ciao. Andiamo.
Pronti per seguire quest'altro match, Sconocchini Budel contro Vano Cambiasso. La ragazza Vano è numero 90 del mondo ed è interessante vedere come gioca dal punto di vista tecnico. Un'altra professionista di questo sport. Coppia afferrata, quella costituita da Budel e Sconocchini. Do qualche informazione sulla giocatrice Vano, si chiama Lorena Vano, è attualmente numero 93 del ranking, gioca di solito in coppia con Mireia Ruiz e la sua posizione è quella di destra, come vedete anche in questo match in coppia con Cambiasso. È una giocatrice molto giovane, classe 1999, pensate è nata a Caserta, quindi origini napoletane e vive a Malaga. Ottima questa volée di Budel che ottiene il punto. 30-15. Fuori la prima. Pallonetto, lo smash di Cambiasso, ci arriva facile Budel, ancora Vano, alza lo smash. Rimbalzare, la tira su, la volée di rovescio sulla mano, è buono, riesce Budel a prendere la palla, la tira ancora su e qua chiude con questa volée rapida che non dà la possibilità a Budel di riuscirsi a girare e tirar su la palla. Vano su Budel e questo è un ottimo servizio, non rapido ma basso al punto tale da non permettere a Budel di tirar su la palla. Vincono il game, tiene il servizio Vano, servizio ora c'è Sconocchini. Pallonetto anche per Budel, lo smash di Cambiasso. Il pallonetto. Pallonetto della mano, Sconocchini, la volée di rovescio di Cambiasso, grande recupero, che punto interrotto perché entra la palla dal campo a fianco. Smash di Budel, a Vano semidritto, la volée. Sbaglia qua la volée Budel di rovescio, un pochino distante dalla palla.
grande servizio, ma lo recupera ancora Cambiasso, e poi il tentativo di passare Budel finisce in rete. Bel match combattuto. Smash di Budel, ancora la volée, recupera Vano, va Cambiasso su Budel, ancora Cambiasso la tira su. Bravo e reattivo Budel con la volée di rovescio. E questa è davvero ottima, il rovescio ben piazzato, basso, lento, che spiazza i due avversari. La differenza tra loro professionisti, lei Vano come Galan, LeBron, è proprio questa facilità nel giocare questi colpi apparentemente facili, ma che in realtà sono molto difficili perché sono messi al punto giusto, non sono colpi rapidi e quindi non danno possibilità agli avversari di riuscire a tirar su quel tipo di palla. La tira su Cambiasso, ancora Cambiasso su Sconocchini che sbaglia questo tentativo di dritto, è rimasto fermo con le gambe. Bello questo pallonetto da parte di Cambiasso che ottiene il punto. Smash a tutta potenza di Vano che ottiene il punto. Seconda palla per Cambiasso. E qua ci va decisa, forte, angolata e molto molto bassa. Fa la differenza in campo la giocatrice, che lo ripeto, numero 93 del ranking mondiale, classe 1999, quindi molto giovane. Nel frattempo arriva un grande punto di Cambiasso, coppia Vano-Cambiasso che sembra aver trovato la giusta sintonia. Questo è fuori, il tentativo di lob da parte di Sconocchini. Sì, sono d'accordo perché la grata dà quel rimbalzo che il più delle volte poi è difficile da tirare su. Chiaramente però è anche una parte di campo ridotta e dunque a un livello non troppo alto è più difficile riuscire a posizionarla lì indirizzandola poi verso la grata. Quello sul vetro è più ordinato, chiaramente poi dipende anche da che tipo di palla ti arriva, però sicuramente può essere uno schema tattico da allenare per cercare poi di metterlo in campo. La differenza che vedo nei tre professionisti qua, quindi sia LeBron Galan ma anche questa giocatrice Vano, è proprio la facilità con cui riescono a piazzare
diverse palline soprattutto sulla parte centrale del campo che sono lente, quindi apparentemente sembrano anche colpi facili, ma che in realtà mettono in difficoltà l'avversario perché lo lasciano fermo e non danno la possibilità di rialzare quel tipo di palla. 15:40 intanto, 2 palle break. Vediamo come le gestisce Budel, che sbaglia questa volée non troppo difficile. Si poteva fare sicuramente meglio, si poteva gestire meglio. Servizio va vano. Volée di rovescio su Budel, tutto buono, ancora Cambiasso e questa finisce invece fuori. (0:15). Il pallonetto è buono, Cambiasso, e qua mancava un passo, è rimasto fermo con le gambe, avrebbe dovuto cercare meglio la palla Sconocchini. Smash di vano, ancora, tutto buono, tira sul pallonetto su Cambiasso, finisce fuori l'errore da parte di Cambiasso. Questa non era facile per Budel da tirare su, l'ha fatta scendere troppo e non è riuscito nel tentativo di mandarla di là. Servizio vano su Budel, Cambiasso con un ottimo smash, o meglio ben piazzato. In questo momento Sconocchini un pochettino in difficoltà dal punto di vista fisico rispetto agli altri 3 giocatori che si muovono più energicamente nel campo, con più intensità. Guardate anche Budel, grande, che bello questo attacco di Budel che va in avanti e spiazza la giocatrice al servizio vano con la prima, il pallonetto di Budel e qua se ne esce con una ottima demi-volée da parte di Sconocchini, grande punto.
Ragazzi, pronti per una nuova intervista? Al mio fianco c'è Roberto Castanelli, Country Director di Uriac. Ciao Roberto, Ciao, benvenuto. buongiorno, benvenuti a voi. Allora Roberto, hai un compagno che insomma, secondo me nel mondo del padel è conosciuto, però poi non lo so, non so se Sì, è un è uno... compagno appena conosciuto ormai nel mondo del padel, diventano tutti matti quando lo vedono, ed è Juan Lebron, che è uno dei 2 numeri 1 al mondo. E tra l'altro nostro testimonial da ormai quasi un anno. Ah ok, ormai quasi un anno. E come vi trovate? Anche dal punto di vista fuori del campo, perché chiaramente Sì. si parla sempre di loro dentro il campo, il però è campo. anche bello, no? Sapere come sono fuori dal campo. Certo, no, fuori dal campo secondo me sono 2 ragazzi fantastici, tant'è che infatti stiamo pensando di prolungare la nostra esperienza con loro, perché al di là di quando uno li vede in televisione, se poi li conosce da vivo vede proprio non so come dire, l'uomo, no? Che con tutti i suoi valori che sono veramente importanti, quindi sia lui che Ale Galan, il suo compagno di squadra, sono 2 persone fantastiche che hanno sempre accettato con il sorriso questa tipologia di eventi, che non è sempre così, è così Assolutamente. semplice. E con noi si trovano benissimo, diciamo che è come se fossero in famiglia, ecco, se devo utilizzare un termine credo che sia quello migliore a questo. Quindi loro sono anche 2 atleti che partono da una grande base di umiltà, che questo è fondamentale, è un valore che va trasmesso nel mondo dello sport. Assolutamente, l'umiltà e il senso del lavoro, perché quando mi raccontano di quale tipo di dieta fanno e come vanno a letto presto la sera, si alzano presto la mattina, allenamenti massacranti tutti i giorni, riesci a capire quanto sacrificio, umiltà e lavoro c'è dietro ai loro successi, ecco, che è una cosa importante nel mondo dello sport. Assolutamente. Ecco, il mondo del padel è un mondo che loro in Spagna frequentano già da tantissimi anni, Certo. perché hanno iniziato molto presto, hanno iniziato a 7 anni, cosa che qua in Italia sta arrivando ora. Ad oggi, magari nel giro di qualche anno, avremo anche le scuole padel dove ci saranno i bambini che anziché magari andare alla scuola calcio si spingeranno alla scuola padel. È un movimento che invece in Spagna è già tantissimo Sì. diffuso. Sì, in Spagna credo che sia iniziato più di 20 anni fa, a memoria, e incredibile perché è una popolazione di 45 milioni circa di persone, hanno 4 milioni e mezzo di praticanti. In Italia si stima che adesso siamo arrivati tra i 400 e i 500 mila, ma noi siamo 60 milioni, quindi se tanto mi dà tanto il potenziale è enorme di giusto. crescita del movimento. E le scuole di padel che stanno pian piano nascendo, con i bambini che si avvicinano a questo posto, secondo me sono una cosa molto importante per il futuro dello sport padel e soprattutto del movimento italiano. Magari prima o poi vedremo qualcuno che diventa numero 1 È proprio al mondo, quello, perché adesso un il dominio italiano. è chiaramente Spagna e Argentina. Certo. Ci vogliono gli italiani Ci che vogliono vanno gli un italiani, po' a sì. mettere in difficoltà Lebron, la coppia Lebron e Galan. Per quanto riguarda invece te, Roberto, è uno sport che pratichi da tanto o ti sei appassionato nel breve periodo? Guarda, lo pratico ormai da 4 anni, non sono così bravo come molti altri perché tante partite ma poche lezioni, che secondo me invece è una cosa che andrebbe fatta per imparare meglio tutta una serie di cose, dalla tecnica alla tattica. E mi sono appassionato a questo sport perché credo che sia incredibilmente un mix di tante cose, sia di sport di squadra, perché comunque si gioca in 2 contro 2, di socialità, e poi c'è molta, come dicevo prima, tattica e tecnica, quindi anche un gioco strategico. Sì. E credo anche che chi ha fatto sport, vedo che tanti ad esempio ex atleti si avvicinano, ritrovano un nuovo mondo Sì. dove continuare ad essere degli agonisti comunque in ogni caso, no? Ne abbiamo qua alcuni che stanno giocando qua con noi e credo che questo sia fantastico, è un segreto, perché poi all'inizio è anche semplice cominciare a giocare, ci sono anche tante donne che si sono avvicinate, noi abbiamo delle italiane molto brave che stanno già entrando in alcuni tabelloni della World Padel Tour, è vero, sono un po' più avanti dei nostri uomini loro, e quindi è anche bello per quello, perché c'è spesso si aveva difficoltà a trovare uno sport dove uomo e donna andavano magari anche insieme a giocare. I vari no? passi, ed infatti è proprio questa secondo me anche una diversità rispetto al tennis, cioè mentre il mondo del tennis maschile e femminile sono 2 mondi completamente diversi, Certo. forse questa diversità nel padel si vede chiaramente, però forse si attribuisce in maniera diversa, quindi Certo. c'è più livello, cioè una donna professionista può comunque giocare all'interno di un contesto di uomini professionisti. Sì, penso di sì, penso che comunque fa una bella figura, insomma. È ovvio che poi la forza con cui adesso spesso si pone in alcuni atleti tipo i nostri nel padel non è poi semplicissimo, però assolutamente sì, è bello vedere anche giocare coppie miste e vedere le dinamiche che ci sono nelle coppie, no?
insomma, penso che sia questo un altro dei fattori positivi di questo sport. Roberto, come ultima domanda, abbiamo detto sei director manager dell'azienda Uriac, Sì. ci racconti brevemente che tipo di azienda è, visto che hai detto che Certo. il testimonial è giustamente One LeBron, sicuramente i nostri telespettatori vogliono sapere meglio di che cosa si tratta. Sì, allora noi siamo proprietari qui anche in Italia come in Spagna e in altri paesi nel mondo del brand Physiocrem. Quindi noi ci siamo avvicinati attraverso questo brand che secondo me rappresenta i valori anche di questo sport, perché comunque è un prodotto naturale, semplice, innovativo per certi versi, è una crema antinfiammatoria e abbiamo deciso di avvicinarsi a questo sport perché noi eravamo giovani in Italia, appena lanciato questo brand da qualche anno e anche lo sport era appena nato, quindi abbiamo avuto un po' di fortuna Certo. e siamo stati anche abbastanza bravi a capire che c'era del potenziale nel movimento. Poi l'azienda oltre a questo fa anche molte altre cose, perché noi abbiamo molti prodotti che noi chiamiamo nutraceutici, volgarmente talvolta chiamati integratori, e andiamo da molti medici, da professionisti che consigliano i nostri prodotti, quindi sono diciamo dei Anche- nutraceutici di alto livello, a parte la crema, ecco, che viaggia su un altro tipo di strada. Quindi un'ampia gamma di prodotti comunque che... Benissimo, allora per adesso io ti ringrazio, sicuramente, Grazie a te. anzi un'ultima domanda, com'è andato il match? Perché noi Il ci siamo match soffermati sul match. bene, ne ho vinte 2-1, sono riuscito a fargliela perdere però. Ah, e questa è una dichiarazione. Attenzione, quindi qua può succedere di tutto Ma al padre del penso che ci Tolcinasco, siamo abbiamo i numeri uno del qualificati, mondo, quindi. però possono anche perdere. Sì, E se il compagno è un po' più scarso, sì. Colpa tua allora, te la Sì, direi di attribuiamo. sì. Va bene, grazie Roberto, ci Grazie vediamo a te. sicuramente dopo. Grazie, a presto. Arrivederci.
Siamo tornati su Galan, coppia Galan-Corsini contro Siciliano-Cazzaniga. Al servizio c'è Galan. Tutto buono. La Galan che la tira su. Lo smash di Corsini e questa finisce fuori. Campo numero 2 outdoor, la partita Trevisan-Carra contro Contini di Napoli, vinta da questi ultimi per 6-5. Convochiamo per l'ultima partita delle qualificazioni presso il campo esterno numero 2 Baldi Giudici e Gagliardo Ienas. Ripeto, Che punto da parte di Galan, che si è levato la felpa proprio perché probabilmente vuole alzare la qualità e l'intensità di questo match. Vi ricordo che nel pomeriggio avremo Galan e LeBron ai nostri microfoni, quindi se avete qualsiasi curiosità o domanda che volete fargli, scrivetela nella chat, in modo che così potete anche voi parlare con loro. Seguiremo l'intervista live qua su Twitch, quindi preparatevi qualche curiosità che volete chiedere ai numeri 1 del mondo, perché non è scontato averli.
intanto si diverte qua Galan a far giocare gli avversari. (15:30 nel game). Stop volley, ci arriva ancora, decide di alzare il pallonetto e questa finisce in rete da parte Corsini. Smash di Corsini ancora su Galan, tutto buono. Si interrompe lo scambio, no, decide di continuare. E qua si ripete il punto nonostante Galan non si fosse fermato, ma si ferma quando perde il punto, quindi si ripete da destra con Corsini al servizio. Un'altra palla che entra in campo e quindi nuovamente si ripete il punto. Tira su Galan, tutto buono, ancora il pallonetto. Bravo qua ad anticipare questa palla. E questa non si prende, era ben piazzata, era difficile da tirare su. 0-15 nel game. Seconda di servizio. E questa è imprendibile, in mezzo al campo, veloce e bassa, lasciare fermi i suoi avversari. Si sta divertendo comunque Galan, sta facendo vedere anche dei grandi colpi. Fuori, seconda di palla. Salvataggio ancora, finisce fuori qua il tentativo di pallonetto da parte di Galan. (15:30) è il punteggio, ottimo questo servizio. 30 pari. Carica Galan. Decide di andare Galan, la tira su. Ancora tutto buono. Sotto le gambe, bello questo. Questo è imprendibile, imprendibile, diretto sulla grata bassa. Davvero bello questa esecuzione di colpo. Sta dicendo palla break, 2 break point, perché chiaramente lo ricordiamo, sul 40 pari c'è killer point. Sta provocando il suo avversario Galan, decide di eseguire il pallonetto. Il rovescio, vanno su Corsini e finisce in rete questo dritto, quindi 40 pari. Killer point, vediamo chi riceve.
risponde Galan. Vediamo questo killer point chi lo vince. Grande recupero, va Corsini, ancora col pallonetto, sceglie di far giocare Corsini, ancora su di lui, tutto buono, va Galan, salvataggio, non era facile questa palla, bello scambio, va Corsini, grande scambio, lo smash di Galan che vince il game, quindi il break, ottengono il break. Al servizio era Galan. E qua decisivo siciliano. Al servizio Galan su Corsini, siciliano, ancora questa demi-volée, tira su e qua Corsini si fa sorprendere, mancava un passo dalla palla. 0-30 nel game, va Galan. Allora ragazzi, assolutamente sì, c'è anche LeBron, prima abbiamo seguito anche il match, quindi andiamo ad alternare il match di Galan e di LeBron. Poi vi ricordo che nel pomeriggio faremo l'intervista con entrambi, quindi se avete qualsiasi tipo di curiosità, qualche domanda che volete farli, scrivetela qua nella chat e gliela giriamo, quindi sarà divertente, sarà un'intervista che faremo in spagnolo ma che poi andremo a tradurre, loro sono molto disponibili, quindi davvero non perdetevi la possibilità di conoscere davvero da vicino questi due grandi giocatori, numeri uno del mondo. E siamo a Milano, sì, siamo al Padel Club di Tolcinasco e saremo qua per tutto il giorno, quindi in questo momento stanno giocando le ultime partite. Ricordo che è un torneo esibizione che è costituito da 4 coppie per 4 gironi, ogni girone ha 4 coppie e che stanno giocando gli ultimi match per quanto riguarda le qualificazioni dei gironi. Vi ricordo anche che LeBron è in coppia con Cassanelli, che abbiamo avuto anche prima ai nostri microfoni. Cassanelli in coppia con LeBron. Cassanelli è il country director di Uriac, un'azienda che, come ci ha spiegato, lavora con Physiocrem, sponsor di Juan LeBron e Galan. Lui stesso ci ha raccontato che fuori dal campo sono due ragazzi molto umili e quindi ci ha raccontato anche di come siano portati verso il lavoro, verso i tanti sacrifici. Nel frattempo qua arriva un punto, sfiora un punto pazzesco. Si caricano ad ogni punto.
30 pari nel game. Finisce fuori. Tira su Galan, ancora sulla sponda, va Galan, e questo è bellissimo, lascia passare la palla sotto le gambe. Ancora su, va Galan. Che punto, attenzione, tutto buono. Ancora Galan con questo back di rovescio, il pallonetto, e questa finisce fuori. Ben lasciata da parte di Galan. Al servizio va Corsini. Buona. E poi la chiude così, era pronto da fuori dal campo Cazzaniga. E questo finisce nettamente fuori. Il tentativo di volée da parte di Corsini al servizio. Finisce in rete. Galan che carica il suo compagno. Molto simpatico il Galan. Sarà divertente poi seguirlo nell'intervista. Si diverte, si vede proprio che è una passione per lui questo sport per quanto riguarda Galan. Attenzione, si prende il punto Corsini che si impossessa della palla, anzi leva la palla a Galan, si prende il punto ma chiaramente facendo invasione. Però ci teneva a vincere il punto levando la palla a Galan. 30-15 nel game. Lo smash finisce fuori. Finisce fuori questo smash. Fuori la prima. Ancora con la volée di rovescio e questa non passa. Tentativo di far tornare indietro la palla. 40-30 nel game. Galan qua che dà consigli su come servire a Corsini, consigli tattici. Vediamo se Corsini lo ascolta. Grande riflesso qua di Corsini, pallonetto di Galan, la fa rimbalzare, ancora Galan, poi Corsini la tira su con lo smash, Galan pronto, finisce fuori. Dunque 40 pari, killer point, un altro killer point. Vediamo chi sceglie di rispondere, se da destra, la destra risponde. Va Galan, questa è buona, ci arriva l'avversario, ancora Galan sotto le gambe, grande punto e qua la sbaglia Corsini. La 40-15 perdono questo game.
No, non è al meglio dei tre, è un set singolo, quindi a 6 e sul 40 pari si fa killer point. Allora ragazzi, adesso in questo momento ci sarà la pausa pranzo, quindi non si faranno match, ci ritroviamo alle 15, ci saranno i quarti di finale del torneo, ma giocheranno anche le coppie che non si sono qualificate. Vi ricordo che poi nel pomeriggio avremo i due numeri uno del mondo ai nostri microfoni, Galan e LeBron, quindi dovete assolutamente seguirci, anzi se avete delle domande, delle curiosità che ci volete fare, scrivetecele qua in chat, così almeno poi possiamo fare queste domande ai due numeri uno del mondo.
soy Juan Lebrón, soy una persona muy sencilla, un chico muy trabajador, muy apasionante por su trabajo, con humildad también, trabajando por supuesto día a día, hago mi trabajo con ilusión, con muchas ganas. Me llaman el lobo, bueno, por el comentarista World Padel Tour, por mi pegada, que bueno, se dice que cuando me encorvo pues tengo como la mandíbula apuntando como hacia la luna, y entonces a partir de ahí pues salió ese apodo que la verdad que me ha dado mucho, así que estoy muy contento de tenerlo y me favorece por lo que veo, así que muy contento. Lo que me da esa confianza, el entrenamiento. El entrenamiento creo que debes de estar muy concentrado para hacer todo lo que te piden tus entrenadores. Si no estás al 100% concentrado como si fuese en un partido, creo que a lo mejor no te van a salir las cosas como quisieras en ese partido de campeonato. La verdad que yo llevo ya bastantes años entrenando bastante bien, gracias a mi psicólogo que me dijo un día: si no entrenas, creo que no vas a llegar a ningún lado, porque todos los que están ahí han llegado porque han entrenado. Y sinceramente pues fue un gran ejemplo para mí que me dijese eso mi psicólogo, y también le debo las gracias a él, porque gracias al entrenamiento a mí me ayuda mucho el ir con esa confianza a los campeonatos, ¿no? El entrenamiento mental creo que es una de las cosas más importantes, si no te diría la más importante, de todo nuestro deporte, porque si no estás viendo aquí, lo demás no responde. Entonces hay que estar fuerte de cabeza, asimilar cosas que te van a pasar, que vas a perder a lo mejor partidos que no te esperan, y tienes que estar preparado para todas las adversidades que te vengan. Mi golpe preferido, yo creo que la volea de revés, el smash. No, no, sí, volea de revés y el smash creo que son mis golpes preferidos. Y lo que más debo entrenar, pues yo creo que siempre digo, o sea, la perfección no existe. Entonces, yo creo que siempre se puede trabajar todo. Nosotros, la verdad que antes de un partido de campeonato intentamos analizar por dónde vamos a jugar, analizar a los rivales y muchas cosas más. Pasa que tampoco te quiero dar muchos datos, porque si no los rivales me ven y me pueden investigar, ¿sabes? Pero después te lo cuento cuando no esté la cámara. Los éxitos que tengo yo a lo mejor no son por mí, sino por la gente que tengo alrededor, ¿no? Y también por todos esos patrocinadores. Entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es obedecer lo que nos dicen nuestros entrenadores y aportar todo lo que nos dice dentro de la pista. Y yo creo que también el triunfo no es solo nuestro, sino también de ellos. Entonces los escuchamos bastante porque confiamos mucho en ellos, en lo que nos dicen, y sobre todo nos aportan muchísimo todas las confesiones que ellos nos dan. Creo que mis objetivos siempre es estar ahí arriba, o sea, siempre me encantaría ser, pues, en la posición que estoy, estar durante mucho tiempo. Sé que va a ser difícil, muy difícil, mantenerse en ese nivel, pero bueno, yo creo que también está la capacidad de todo, de la mente, que si uno quiere y si puede, lo puedes hacer. Pero mi objetivo, sí, es verdad que no lo puedo evitar, es ser número uno, la verdad, es ser número uno. La verdad que me atrae mucho el proyecto de Fisiocrem. Creo que es una grandísima empresa donde me puedo aportar muchas cosas y yo puedo sumarle también a la marca Fisiocrem. Viene muy vinculado con lo que es el deporte y más en este nuevo deporte, como así decirlo, que es el pádel, que creo que está aquí en Italia pegando un boom muy fuerte. Estoy muy contento de estar aquí en Italia y sobre todo compartir momentos con todos vosotros con la marca Fisiocrem. La prima sfida si chiama la nevera. Un giocatore a fondo campo, 2 giocatori a rete, sono 10 punti. Vincerà il giocatore che riesce a fondo campo a fare più punti.
La seconda sfida sarà 1x3 e un giocatore in difesa che deve uscire del campo e buttare i vinili dei Physiocrem che sono vicino alla rete. È difficile, è più difficile del bravo. La terza sfida sarà il bowling col servizio sulla T. Avremo 3 servizi, chi dei 3 becca più tubi di Physiocrem. Vabbè, tutte e tre? Tutte e tre? La quarta sfida sono 6 víboras che dobbiamo prendere il bersaglio.
Gusti, volevo dire una cosa, hai vinto te la challenge del Dia del Lobo. Vamos! Soy Alejandro Galán, jugador del World Padel Tour y actualmente número 1. Me dedico al pádel desde pequeñito, desde que la pala era más grande que yo, que empecé a practicarlo en la urbanización de casa con los vecinos. Pensábamos que era tenis con paredes, que era una pista mal hecha, y cuando empezamos a jugar y a averiguar lo que era el deporte nos enganchamos, nos íbamos picando entre todos y bueno, poco a poco empezamos a entrenar y a competir y nos enamoramos de este deporte. Bueno, para mí el pádel a día de hoy es mi vida, es mi profesión, es un sueño que se ha convertido en realidad, el poder dedicarme a lo que más me gusta, que cuando era un niño practicaba, el poder conseguir llegar a lo más alto, pues es un sueño hecho realidad y decidí dedicarme a ello cuando obtuve una beca para poder entrenar a menudo, porque yo vengo de una familia humilde donde yo no podía pagarme los entrenamientos, y cuando ellos decidieron apostar por mí y pude dedicarme a ello al 100%, en ese momento dije, vale, esta es la vida que quiero seguir, entrenar, me divierto, es una vida saludable y es lo que he hecho siempre con tanta ilusión. Entonces desde los 16 años decidí que iba a ser mi camino. Bueno, yo creo que el entrenamiento es la parte no visible de cada torneo, ¿no? Es como el estudiar para un examen, no te presentas al torneo, al examen sin haberlo hecho, entonces tratas de ir lo mejor preparado y sacar nuestro mejor nivel. Es importante entrenar no solo en pista, también hacemos un entrenamiento físico para estar en la mejor forma posible, un entrenamiento mental para saber sobrellevar todas las dificultades que tenemos en los partidos, nos cuidamos la nutrición, el descanso, tratamos con fisioterapeutas continuamente para estar en las mejores condiciones, entonces al final es un trabajo, una jornada laboral completa, pero bueno, es nuestra pasión y lo hacemos con mucho gusto, eso es lo bueno. Bueno, cada año creo que voy entrenando un poquito más, he ido cada temporada añadiendo gente a mi equipo, pues he estado hablando de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogo, la parte de pádel, y luego voy implementando cada vez más horas. A día de hoy estoy entrenando entre horas de pádel y de condición física unas 5 horas al día y luego lo complemento con el trabajo con eso que he dicho, de nutrición, fisioterapia o todo. Mi golpe preferido es el que gano el punto. ese siempre es el mejor, yo trato de ganar. Pero bueno, el que más me gusta hacer o con el que creo que lo gano más veces es con la volea de revés. Bueno, pues yo creo que en cada día, porque cada entrenamiento, cada competición me lo tomo como una final, trato de dar el 100%, entonces como necesitamos estar en las mejores condiciones físicas, pues bueno, Fisiocrem nos ayuda a eso siempre con cada día de entrenamiento o de competición, lo llevo siempre conmigo. No lo puedo recordar, la pala era más grande que yo. Bueno, sobre todo una lesión, ¿no? Sería lo peor que le puede pasar a un deportista, ese es mi mayor miedo y por eso me cuido tanto. Ya no solo el entrenar para estar bien, sino para prevenir las lesiones, entonces trato de tener al mejor equipo posible. Luego, otros miedos sería, bueno, no estar al 100% tanto mental como físicamente, y eso sería por no hacer un buen trabajo previo, que para mí es muy importante, todos los entrenamientos que llevamos, ser muy disciplinado y llevar esas rutinas a cabo siempre. Pues no quiero dar muchos datos para mis rivales, pero sí, tratamos de hacer siempre una revisión de vídeo 3-4 horas antes de los partidos para ver un poquito cómo juegan los rivales. Generalmente nos ponemos partidos nuestros para ver cómo juegan contra nosotros también y poder a partir de eso plantear una estrategia y adaptarnos a las condiciones de la pista, que
depende si jugamos cerca del mar o a mucha altura, o el calor o el frío, eso influye. Ahí también lo utilizamos para plantear la estrategia. Bueno, Juan y yo nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años. Siempre, además de ser compañeros, hemos sido amigos mucho tiempo. Bueno, somos amigos de hace mucho tiempo y nos juntamos para cenar. Cuando hemos ganado torneos lo celebramos juntos. La verdad que tenemos muy buena relación y yo siempre digo que es como tener una pareja sentimental, porque estamos 5 o 6 horas al día juntos, en los viajes vivimos juntos, entonces paso más tiempo que con mi expareja. Bueno, hemos conseguido un objetivo muy ambicioso muy rápido el año pasado, que es conseguir el número 1 y ojalá sea mantenerlo mucho tiempo junto a Juan, que disfrutamos mucho juntos y mantener mucho tiempo esa posición, pero sabemos que va a ser difícil. Pues mi experiencia personal, porque no considero que yo sea nadie para enseñar a nadie, pero mi experiencia personal es que con entrenamiento, con dedicación y realmente si tus objetivos es llegar a hacer algo en tu deporte o en cualquier cosa en la vida, si tienes la determinación de trabajar por y para ello, las cosas llegan antes o después, pero necesitas dedicación y mucho esfuerzo. Yo creo que es un deporte que no tiene techo. Considero que es un deporte muy nuevo en comparación con los deportes que conoce todo el mundo, el fútbol, el tenis, pero siendo tan nuevo creo que no para de crecer, que lo quiere practicar todo el mundo, que es muy social, que todo el mundo puede practicarlo, lo practican mujeres y hombres. En España es el más practicado entre las mujeres y bueno, yo creo que no va a parar de crecer, que ojalá en todos los países inviertan y haya pistas y seguro que eso se va a ver recompensado porque ahora se ve en todos los países que se practica que están siempre llenas y creo que no hay techo, no veo un futuro ahora mismo mejor que en otro deporte que en el pádel. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. ¡Oh, qué mal son en mi vida! Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo.
¡Vamos! Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Sono argentino, ho conosciuto il padel in Argentina nell'89, ho cominciato a giocare in quel periodo, sono diventato professionista in Argentina e ho fatto un percorso di padel nella decada del 90 che è stato, diciamo, il periodo molto simile al periodo che si sta vivendo oggi in Italia e in Argentina. Quando ho deciso di dedicarmi al padel a livello professionistico avevo, diciamo, un'impostazione molto chiara che per giocare a un livello alto l'allenamento era assolutamente la base. Ho deciso di dedicare molto alla parte dell'allenamento, che vuol dire preparazione atletica, pretemporada. La parte atletica in uno sport come il padel è fondamentale. Credo che per imparare a giocare a padel serve solo che ti spiegano le regole, ti diano la racchetta in mano, ti facciano provare un'oretta qualche colpo e la partita è andata, diciamo, già puoi giocare a padel. Credo che la magia di questo sport sia quella. Physiocrem è un prodotto che aiuta tantissimo all'atleta e lo sport del padel è uno sport di tanti scatti e smash, dove veramente il muscolo viene molto molto stressato, diciamo, e prima della gara e dopo la gara poter usare Physiocrem credo che sia un vantaggio veramente grande. Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Prima di un incontro importante c'è sempre tensione, le persone che dicono magari quando avrai più esperienza non sentirai più la tensione, questo non è vero. Sentivo molto la musica, facevo un riscaldamento molto molto ben fatti, così mi rilassavo un pochino e entravo, diciamo, al 100%. La cosa più importante in questo sport, come in quasi tutti, è che lo sportivo si senta sicuro di sé. La fiducia nello sport è quasi tutto, perciò devono trovare sicurezza in se stessi. Physiocrem prima del match aiuta tantissimo perché la crema, veramente un massaggio pre-gara è importantissimo, così i muscoli entrano un pochino più pronti, diciamo, per l'evento. Normalmente abbiamo avuto la possibilità di giocare un campionato europeo poco fa e ovviamente ho portato per tutti i ragazzi e tutti sapevano che pre-gara e dopo gara era fondamentale un massaggio con Physiocrem. Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Io sempre sono stato, diciamo, abbastanza serio per affrontare la gara, perciò la settimana che iniziava il torneo era una settimana che c'era tantissimo allenamento, non c'era l'alcol, non c'era andare a letto tardi, era fare una vita molto curata, diciamo. Il dopo gara, diciamo, quando ha finito il torneo e finita la finale, spesso si vince, a volte si perde, però è il momento diciamo che tutta la tensione di tutta la settimana, di tutto il processo dell'allenamento che stai facendo per quel obiettivo, diciamo,
è finito, perciò c'è una scarica dell'adrenalina enorme. E anche lì è molto importante, diciamo, così come pre-gara si usa il Physiocrem per entrare lì, invece dopo gara il muscolo normalmente ha una tensione enorme. Physiocrem ti aiuta un pochino, diciamo, a sciogliere un pochino i muscoli, a rilassarli un po', così non finiscono stressati. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. E mi sono avvicinato a questo sport 3 anni fa circa. Io vengo dal tennis e per divertimento mi sono avvicinato con un mio caro amico a questo splendido sport. Poi dopo i primi tornei ho deciso praticamente di dedicarmi a pieno a questo sport, intraprendendo un percorso in Spagna e un percorso con il mio attuale allenatore, che è Gustavo Spector. L'allenamento è importante e come in tutti gli sport deve essere applicato 4-5 volte a settimana. C'è da fare un lavoro sia tecnico e tattico in campo e ovviamente anche fisico. Di ore al giorno minimo 2 sicuramente di padel, quindi una decina a settimana, e di preparazione atletica, allenamento fisico almeno 3-4 ore a settimana. Mi sono dovuto allenare tanto per arrivare al top della mia condizione fisica, ci sono voluti anni, un po' di esperienza al di fuori dell'Italia e ovviamente sempre con continuità tutti gli allenamenti, piano di alimentazione, piano di allenamento fisico, e questo mi ha portato ad essere al top della condizione. E Physiocrem mi supporta tutto il giorno, perché praticamente io applico creme e i loro prodotti sia pre-gara, sia o pre-allenamento e post-allenamento, quindi lo uso praticamente tutto il giorno. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. Il primo set che ho giocato in un torneo a Riccione, dove praticamente giocavamo a tennis più che in un campo da padel, e che comunque avevamo vinto la prima partita del nostro primo torneo, quindi sì, me lo ricordo. Io prima di entrare nella gabbia, prima di un torneo, non mi isolo praticamente da tutti, quindi preferisco passare la mezz'oretta prima magari ad ascoltare musica o fare 2 passi con le cuffie nelle orecchie, e mi isolo completamente. Mi permette di concentrarmi meglio ed entrare in campo ed essere più competitivo. Le paure ci sono sempre, quello che dico è che bisogna sempre un pochino gestire l'ansia di una partita importante, l'ansia di un torneo, la pressione che magari subentra, quindi credo che tutti, anche i grandi giocatori, soffrono un pochino, però la differenza di quelli forti è come gestire l'ansia e come gestire le paure durante la partita. Physiocrem la utilizzo sicuramente prima di iniziare un match, di solito la metto sulla coscia, sui polpacci, avambraccio e spalle, che mi aiuta per scaldare ovviamente i muscoli, e ovviamente poi la uso anche come post partita o post allenamento, perché comunque mi serve per aiutare o recuperare gli indolenzimenti che mi si sono creati durante il match. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. Sicuramente dopo una partita le sensazioni sono positive nel caso dovessi vincere o negative nel caso dovessi perdere, però comunque mi crea talmente adrenalina a giocare che quando finisco mi rilasso completamente, quindi diminuisce la concentrazione, mi lasciano completamente andare, che ho sempre quella sensazione che sto per addormentarmi quasi. Nei giorni successivi
dipende dal torneo, dipende dalle partite, quanto sono durate, come si sono svolte, dipende dal risultato e dipende. Se è stato un torneo molto duro, magari 1 o 2 giorni dopo mi sento abbastanza stanco. E le parti maggiori da tener conto per il recupero sicuramente sono la spalla, sicuramente l'avambraccio, sicuramente il busto, sicuramente la coscia e i polpacci. Queste sono le parti del corpo più sollecitate nel nostro sport. Physiocrem mi aiuta perché applicandola nel pre-gara sicuramente mi aiuta ad attivarmi più velocemente, mentre mettendo Physiocrem nel post-gara mi aiuta a recuperare più velocemente dagli indolenzimenti e dai piccoli dolori che possono provocare i match. Soy Juan Lebrón, soy una persona muy sencilla, un chico muy trabajador, muy apasionante por su trabajo, con humildad también, trabajando por supuesto día a día, hago mi trabajo con ilusión, con muchas ganas. Me llaman el lobo, bueno, por el comentarista World Padel Tour, por mi pegada, que bueno, se dice que cuando me encorvo pues tengo como la mandíbula apuntando como hacia la luna, y entonces a partir de ahí pues salió ese apodo que la verdad que me ha dado mucho, así que estoy muy contento de tenerlo y me favorece por lo que veo, así que muy contento. Lo que me da esa confianza, el entrenamiento. El entrenamiento creo que debes de estar muy concentrado para hacer todo lo que te piden tus entrenadores. Si no estás al 100% concentrado como si fuese en un partido, creo que a lo mejor no te van a salir las cosas como quisieras en ese partido de campeonato. La verdad que yo llevo ya bastantes años entrenando bastante bien gracias a mi psicólogo, que me dijo un día: si no entrenas creo que no vas a llegar a ningún lado, porque todos los que están ahí han llegado porque han entrenado. Y sinceramente pues fue un gran ejemplo para mí que me dijese eso mi psicólogo, y también le debo las gracias a él porque gracias al entrenamiento a mí me ayuda mucho el ir con esa confianza a los campeonatos, ¿no? El entrenamiento mental creo que es una de las cosas más importantes, si no te diría la más importante, de todo nuestro deporte, porque si no estás viendo aquí, lo demás no responde. Entonces hay que estar fuerte de cabeza, asimilar cosas que te van a pasar, que vas a perder a lo mejor partidos que no te esperan, y tienes que estar preparado para todas las adversidades que te vengan. Mi golpe preferido, yo creo que la volea de revés, el smash. No, no, sí, volea de revés y el smash creo que son mis golpes preferidos. Y lo que más debo entrenar, pues yo creo que siempre digo, o sea, la perfección no existe. Entonces yo creo que siempre se puede trabajar todo. Nosotros la verdad que antes de un partido de campeonato intentamos analizar por dónde vamos a jugar, analizar a los rivales y muchas cosas más. Pasa que tampoco te quiero dar muchos datos, porque si no los rivales me ven y me pueden investigar, ¿sabes? Pero después te lo cuento cuando no esté la cámara. Los éxitos que tengo yo a lo mejor no son por mí, sino por la gente que tengo alrededor, ¿no? Y también por todos esos patrocinadores. Entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es obedecer lo que nos dicen nuestros entrenadores y aportar todo lo que nos dice dentro de la pista. Y yo creo que también el triunfo no es solo nuestro, sino también de ellos. Entonces los escuchamos bastante porque confiamos mucho en ellos, en lo que nos dicen, y sobre todo nos aportan muchísimo todas las confesiones que ellos nos dan. Creo que mis objetivos siempre es estar ahí arriba, o sea, siempre me encantaría ser pues en la posición que estoy, estar durante mucho tiempo. Sé que va a ser difícil, muy difícil mantenerse en ese nivel, pero bueno, yo creo que también está la capacidad de todo de la mente, que si uno quiere y si puede, lo puedes hacer.
Pero mi objetivo sí es verdad que no lo puedo evitar, es ser número 1, la verdad, es ser número 1. La verdad que me atrae mucho el proyecto de Fisiocrem, creo que es una grandísima empresa donde me puedo aportar muchas cosas y yo puedo sumarle también a la marca Fisiocrem. Viene muy vinculado con lo que es el deporte y más en este nuevo deporte, como así decirlo, que es el pádel, que creo que está aquí en Italia pegando un boom muy fuerte. Estoy muy contento de estar aquí en Italia y sobre todo compartir momentos con todos vosotros con la marca Fisiocrem. La prima sfida si chiama la nevera. Un giocatore a fondo campo, 2 giocatori a rete, sono 10 punti. Vincerà il giocatore che riesce a fondo campo a fare più punti. La seconda sfida sarà 1x3 e un giocatore in difesa che deve uscire del campo e bottare i virili dei Fisiocrem che sono vicino alla rete. Meglio è più difficile, è più difficile, bravo!
La terza sfida sarà il bowling col servizio sulla T. Avremo 3 servizi, chi dei 3 becca più tubi di Physiocrem. Bravi! Tutte e tre? Tutte e tre? La quarta sfida sono 6 víboras che dobbiamo prendere il bersaglio. Gus, ti volevo dire una cosa, hai vinto te la challenge del Dia del Lobo. Vamos! Soy Alejandro Galán, jugador del World Padel Tour y actualmente número 1. Me dedico al pádel desde pequeñito, desde que la pala era más grande que yo, que empecé a practicarlo en la urbanización de casa con los vecinos. Pensábamos que era tenis con paredes, que era una pista mal hecha, y cuando empezamos a jugar y a averiguar lo que era el deporte nos enganchamos, nos íbamos picando entre todos y bueno, poco a poco empezamos a entrenar y a competir y nos enamoramos de este deporte. Bueno, para mí el pádel a día de hoy es mi vida, es mi profesión, es un sueño que se ha convertido en realidad, el poder dedicarme a lo que más me gusta, que cuando era un niño practicaba. El poder conseguir llegar a lo más alto pues es un sueño hecho realidad y decidí dedicarme a ello cuando
obtuve una beca para poder entrenar a menudo, porque yo vengo de una familia humilde donde yo no podía pagarme los entrenamientos, y cuando ellos decidieron apostar por mí y pude dedicarme a ello al 100%, en ese momento dije, vale, esta es la vida que quiero seguir, entrenar, me divierto, es una vida saludable y es lo que he hecho siempre con tanta ilusión. Entonces desde los 16 años decidí que iba a ser mi camino. Bueno, yo creo que el entrenamiento es la parte no visible de cada torneo, ¿no? Es como el estudiar para un examen, no te presentas al torneo, al examen sin haberlo hecho, entonces tratas de ir lo mejor preparado y sacar nuestro mejor nivel. Es importante entrenar no solo en pista, también hacemos un entrenamiento físico para estar en la mejor forma posible, un entrenamiento mental para saber sobrellevar todas las dificultades que tenemos en los partidos, nos cuidamos la nutrición, el descanso, tratamos con fisioterapeutas continuamente para estar en las mejores condiciones, entonces al final es un trabajo, una jornada laboral completa, pero bueno, es nuestra pasión y lo hacemos con mucho gusto, eso es lo bueno. Bueno, cada año creo que voy entrenando un poquito más, he ido cada temporada añadiendo gente a mi equipo, pues he estado hablando de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogo, la parte de pádel, y luego voy implementando cada vez más horas. A día de hoy estoy entrenando entre horas de pádel y de condición física unas 5 horas al día y luego lo complemento con el trabajo con eso que he dicho, de nutrición, fisioterapia o todo. Mi golpe preferido es el que gano el punto. ese siempre es el mejor, yo trato de ganar. Pero bueno, el que más me gusta hacer o con el que creo que lo gano más veces es con la volea de revés. Bueno, pues yo creo que en cada día, porque cada entrenamiento, cada competición me lo tomo como una final, trato de dar el 100%, entonces como necesitamos estar en las mejores condiciones físicas, pues bueno, Fisiocrem nos ayuda a eso siempre con cada día de entrenamiento o de competición, lo llevo siempre conmigo. No lo puedo recordar, la pala era más grande que yo. Bueno, sobre todo una lesión, ¿no? Sería lo peor que le puede pasar a un deportista, ese es mi mayor miedo y por eso me cuido tanto. Ya no solo el entrenar para estar bien, sino para prevenir las lesiones, entonces trato de tener al mejor equipo posible. Luego, otros miedos sería, bueno, no estar al 100% tanto mental como físicamente, y eso sería por no hacer un buen trabajo previo, que para mí es muy importante, todos los entrenamientos que llevamos, ser muy disciplinado y llevar esas rutinas a cabo siempre. Pues no quiero dar muchos datos para mis rivales, pero sí, tratamos de hacer siempre una revisión de vídeo 3-4 horas antes de los partidos para ver un poquito cómo juegan los rivales. Generalmente nos ponemos partidos nuestros para ver cómo juegan contra nosotros también y poder a partir de eso plantear una estrategia y adaptarnos a las condiciones de la pista, que depende si jugamos cerca del mar o a mucha altura, o el calor o el frío, eso influye. Ahí también lo utilizamos para plantear la estrategia. Bueno, Juan y yo nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años, siempre, además de ser compañeros, hemos sido amigos mucho tiempo, bueno, somos amigos de hace mucho tiempo y nos juntamos para cenar, cuando hemos ganado torneos lo celebramos juntos, la verdad que tenemos muy buena relación y yo siempre digo que es como tener una pareja sentimental, porque estamos 5 o 6 horas al día juntos, en los viajes vivimos juntos, entonces paso más tiempo que con mi expareja. Bueno, hemos conseguido un objetivo muy ambicioso muy rápido el año pasado, que es conseguir el número 1 y ojalá sea mantenerlo mucho tiempo junto a Juan, que disfrutamos mucho juntos y mantener mucho tiempo esa posición, pero sabemos que va a ser difícil. Pues mi experiencia personal, porque no considero que yo sea nadie para enseñar
a nadie, pero mi experiencia personal es que con entrenamiento, con dedicación y realmente si tus objetivos es llegar a hacer algo en tu deporte o en cualquier cosa en la vida, si tienes la determinación de trabajar por y para ello, las cosas llegan antes o después, pero necesitas dedicación y mucho esfuerzo. Yo creo que es un deporte que no tiene techo. Considero que es un deporte muy nuevo en comparación con los deportes que conoce todo el mundo, el fútbol, el tenis, pero siendo tan nuevo creo que no para de crecer, que lo quiere practicar todo el mundo, que es muy social, que todo el mundo puede practicarlo, lo practican mujeres y hombres. En España es el más practicado entre las mujeres y bueno, yo creo que no va a parar de crecer, que ojalá en todos los países inviertan y haya pistas y seguro que eso se va a ver recompensado porque ahora se ve en todos los países que se practica que están siempre llenas y creo que no hay techo, no veo un futuro ahora mismo mejor que en otro deporte que en el pádel. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. ¡Oh, qué mal! Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. ¡Vamos!
Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Sono argentino, ho conosciuto il padel in Argentina nell'89, ho cominciato a giocare in quel periodo, sono diventato professionista in Argentina e ho fatto un percorso di padel nella decada del 90 che è stato, diciamo, il periodo molto simile al periodo che si sta vivendo oggi in Italia e in Argentina. Quando ho deciso di dedicarmi al padel a livello professionistico avevo, diciamo, un'impostazione molto chiara che per giocare a un livello alto l'allenamento era assolutamente la base. Ho deciso di dedicare molto alla parte dell'allenamento, che vuol dire preparazione atletica, pretemporada. La parte atletica in uno sport come il padel è fondamentale. Credo che per imparare a giocare a padel serve solo che ti spiegano le regole, ti diano la racchetta in mano, ti facciano provare un'oretta qualche colpo e la partita è andata, diciamo, già puoi giocare a padel. Credo che la magia di questo sport sia quella. Physiocrem è un prodotto che aiuta tantissimo all'atleta e lo sport del padel è uno sport di tanti scatti e smash, dove veramente il muscolo viene molto molto stressato, diciamo, e prima della gara e dopo la gara poter usare Physiocrem credo che sia un vantaggio veramente grande. Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Prima di un incontro importante c'è sempre tensione, le persone che dicono magari quando avrai più esperienza non sentirai più la tensione, questo non è vero. Sentivo molto la musica, facevo degli riscaldamento molto molto ben fatti, così mi rilassavo un pochino e entravo, diciamo, al 100%. La cosa più importante in questo sport, come in quasi tutti, è che lo sportivo si senta sicuro di sé. La fiducia nello sport è quasi tutto, perciò devono trovare sicurezza in se stessi. Physiocrem prima del match aiuta tantissimo perché la crema, veramente un massaggio pre-gara è importantissimo, così i muscoli entrano un pochino più pronti, diciamo, per l'evento. Normalmente abbiamo avuto la possibilità di giocare un campionato europeo poco fa e ovviamente ho portato per tutti i ragazzi e tutti sapevano che pre-gara e dopo gara era fondamentale un massaggio con Physiocrem. Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Io sempre sono stato, diciamo, abbastanza serio per affrontare la gara, perciò la settimana che iniziava il torneo era una settimana che c'era tantissimo allenamento, non c'era l'alcol, non c'era andare a letto tardi, era fare una vita molto curata, diciamo. Il dopo gara, diciamo, quando ha finito il torneo e finita la finale, spesso si vince, a volte si perde, però è il momento diciamo che tutta la tensione di tutta la settimana, di tutto il processo dell'allenamento che stai facendo per quel obiettivo, diciamo, è finito, perciò c'è una scarica dell'adrenalina enorme e anche lì è molto importante, diciamo, così come pre-gara si usa il Physiocrem per entrare lì, invece dopo gara il muscolo normalmente ha una tensione enorme,
Physiogram ti aiuta un pochino, diciamo, a sciogliere un pochino i muscoli, a rilassarli un po', così non finiscono stressati. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. E mi sono avvicinato a questo sport 3 anni fa circa. Io vengo dal tennis e per divertimento mi sono avvicinato con un mio caro amico a questo splendido sport. Poi dopo i primi tornei ho deciso praticamente di dedicarmi a pieno a questo sport, intraprendendo un percorso in Spagna e un percorso con il mio attuale allenatore, che è Gustavo Spector. L'allenamento è importante e come in tutti gli sport deve essere applicato 4-5 volte a settimana. C'è da fare un lavoro sia tecnico e tattico in campo e ovviamente anche fisico. Di ore al giorno minimo 2 sicuramente di padel, quindi una decina a settimana, e di preparazione atletica e allenamento fisico almeno 3-4 ore a settimana. Mi sono dovuto allenare tanto per arrivare al top della mia condizione fisica, ci sono voluti anni, un po' di esperienza al di fuori dell'Italia e ovviamente sempre con continuità, tutti gli allenamenti, piano di alimentazione, piano di allenamento fisico, e questo mi ha portato ad essere al top della condizione. E Physiocrem mi supporta tutto il giorno, perché praticamente io applico creme, i loro prodotti sia pre-gara, sia pre-allenamento e post-allenamento, quindi lo uso praticamente tutto il giorno. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. Il primo set che ho giocato in un torneo a Riccione, dove praticamente giocavamo a tennis più che in un campo da padel, e che comunque avevamo vinto la prima partita del nostro primo torneo, quindi sì, me lo ricordo. Io prima di entrare nella gabbia, prima di un torneo, non mi isolo praticamente da tutti, quindi preferisco passare la mezz'oretta prima magari ad ascoltare musica o fare 2 passi con le cuffie nelle orecchie, e mi isolo completamente. Mi permette di concentrarmi meglio ed entrare in campo ed essere più competitivo. Le paure ci sono sempre, quello che dico è che bisogna sempre un pochino gestire l'ansia di una partita importante, l'ansia di un torneo, la pressione che magari subentra, quindi credo che tutti, anche i grandi giocatori, soffrono un pochino, però la differenza di quelli forti è come gestire l'ansia e come gestire le paure durante la partita. Physiocrem la utilizzo sicuramente prima di iniziare un match, di solito la metto sulla coscia, sui polpacci, avambraccio e spalle, che mi aiuta per saldare ovviamente i muscoli, e ovviamente poi la uso anche come post partita o post allenamento, perché comunque mi serve per aiutare o recuperare gli indolenzimenti che mi si sono creati durante il match. Mi chiamo Simone Cremona, attualmente giocatore della nazionale italiana, 5 volte campione italiano e campione europeo nel 2019. Sicuramente dopo una partita le sensazioni sono positive nel caso dovessi vincere o negative nel caso dovessi perdere, però comunque mi crea talmente adrenalina a giocare che quando finisco mi rilasso completamente, quindi diminuisce la concentrazione, mi lascio completamente andare, che ho sempre quella sensazione che sto per addormentarmi quasi. Nei giorni successivi dipende dal torneo, dipende dalle partite, quanto sono durate, come si sono svolte, dipende dal risultato, e dipende. Se è stato un torneo molto duro, magari 1 o 2 giorni dopo mi sento abbastanza stanco. Le parti maggiori da tener conto per il recupero sicuramente sono la spalla,
sicuramente l'avambraccio, sicuramente il busto, sicuramente la coscia e i polpacci. Queste sono le parti del corpo più sollecitate nel nostro sport. Physiocrem mi aiuta perché applicandola nel pre-gara sicuramente mi aiuta ad attivarmi più velocemente, mentre mettendo Physiocrem nel post-gara mi aiuta a recuperare più velocemente dagli indolenzimenti e dai piccoli dolori che possono provocare i match. Soy Juan Lebrón, soy una persona muy sencilla, un chico muy trabajador, muy apasionante por su trabajo, con humildad también, trabajando por supuesto día a día, hago mi trabajo con ilusión, con muchas ganas. Me llaman el lobo, bueno, por el comentarista World Padel Tour, por mi pegada, que bueno, se dice que cuando me encorvo pues tengo como la mandíbula apuntando como hacia la luna, y entonces a partir de ahí pues salió ese apodo que la verdad que me ha dado mucho, así que estoy muy contento de tenerlo y me favorece por lo que veo, así que muy contento. Lo que me da esa confianza, el entrenamiento. El entrenamiento creo que debes de estar muy concentrado para hacer todo lo que te piden tus entrenadores. Si no estás al 100% concentrado como si fuese en un partido, creo que a lo mejor no te van a salir las cosas como quisieras en ese partido de campeonato. La verdad que yo llevo ya bastantes años entrenando bastante bien gracias a mi psicólogo, que me dijo un día: si no entrenas creo que no vas a llegar a ningún lado, porque todos los que están ahí han llegado porque han entrenado. Y sinceramente pues fue un gran ejemplo para mí que me dijese eso mi psicólogo, y también le debo las gracias a él porque gracias al entrenamiento a mí me ayuda mucho el ir con esa confianza a los campeonatos, ¿no? El entrenamiento mental creo que es una de las cosas más importantes, si no te diría la más importante, de todo nuestro deporte, porque si no estás viendo aquí, lo demás no responde. Entonces hay que estar fuerte de cabeza, asimilar cosas que te van a pasar, que vas a perder a lo mejor partidos que no te esperan, y tienes que estar preparado para todas las adversidades que te vengan. Mi golpe preferido, yo creo que la volea de revés, el smash. No, no. No, sí, volea de revés y el smash creo que son mis golpes preferidos. Y lo que más debo entrenar, pues yo creo que siempre digo, o sea, la perfección no existe. Entonces yo creo que siempre se puede trabajar todo. Nosotros la verdad que antes de un partido de campeonato intentamos analizar por dónde vamos a jugar, analizar a los rivales y muchas cosas más. Pasa que tampoco te quiero dar muchos datos, porque si no los rivales me ven y me pueden investigar, ¿sabes? Pero después te lo cuento cuando no esté la cámara. Los éxitos que tengo yo a lo mejor no son por mí, sino por la gente que tengo alrededor, ¿no? Y también por todos esos patrocinadores. Entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es obedecer lo que nos dicen nuestros entrenadores y aportar todo lo que nos dice dentro de la pista. Y yo creo que también el triunfo no es solo nuestro, sino también de ellos. Entonces los escuchamos bastante porque confiamos mucho en ellos, en lo que nos dicen, y sobre todo nos aportan muchísimo todas las confesiones que ellos nos dan. Creo que mis objetivos siempre es estar ahí arriba, o sea, siempre me encantaría ser pues en la posición que estoy, estar durante mucho tiempo. Sé que va a ser difícil, muy difícil mantenerse en ese nivel, pero bueno, yo creo que también está la capacidad de todo, de la mente, que si uno quiere y si puede, lo puedes hacer. Pero mi objetivo, sí, es verdad que no lo puedo evitar, es ser número uno, la verdad, es ser número uno. La verdad que me atrae mucho el proyecto de Physiocrem, creo que es una grandísima empresa donde me puedo aportar muchas cosas y yo puedo sumarle también a la marca Physiocrem.
viene muy vinculado con lo que es el deporte y más en este nuevo deporte, como así decirlo, que es el pádel, que creo que está aquí en Italia pegando un boom muy fuerte. Estoy muy contento de estar aquí en Italia y sobre todo compartir momentos con todos vosotros con la marca Fisiocrem. La prima sfida si chiama la nevera. Un giocatore a fondo campo, 2 giocatori a rete, sono 10 punti. Vincerà il giocatore che riesce a fondo campo a fare più punti. La seconda sfida sarà 1x3 e un giocatore in difesa che deve uscire del campo e bottare i virili dei Fisiocrem che sono vicino alla rete. È difficile, è più difficile del bravo. La terza sfida sarà il bowling col servizio sulla T. Avremo 3 servizi, chi dei 3 becca più tubi di Fisiocrem.
La quarta sfida sono 6 víboras che dobbiamo prendere il bersaglio. Gusti, volevo dire una cosa, hai vinto te la challenge del Dia del Lobo. Vamos. Soy Alejandro Galán, jugador del World Padel Tour y actualmente número 1. Me dedico al pádel desde pequeñito, desde que la pala era más grande que yo, que empecé a practicarlo en la urbanización de casa con los vecinos. Pensábamos que era tenis con paredes, que era una pista mal hecha, y cuando empezamos a jugar y a averiguar lo que era el deporte nos enganchamos, nos íbamos picando entre todos y bueno, poco a poco empezamos a entrenar y a competir y nos enamoramos de este deporte. Bueno, para mí el pádel a día de hoy es mi vida, es mi profesión, es un sueño que se ha convertido en realidad, el poder dedicarme a lo que más me gusta, que cuando era un niño practicaba. El poder conseguir llegar a lo más alto pues es un sueño hecho realidad y decidí dedicarme a ello cuando obtuve una beca para poder entrenar a menudo, porque yo vengo de una familia humilde donde yo no podía pagarme los entrenamientos, y cuando ellos decidieron apostar por mí y pude dedicarme a ello al 100%, en ese momento dije, vale, esta es la vida que quiero seguir, entrenar, me divierto, es una vida saludable. Y es lo que he hecho siempre con tanta ilusión. Entonces, desde los 16 años decidí que iba a ser mi camino. Bueno, yo creo que el entrenamiento es la parte no visible de cada torneo, ¿no? Es como el estudiar para un examen. No te presentas al torneo, al examen, sin haberlo hecho. Entonces, tratas de ir lo mejor preparado y sacar nuestro mejor nivel. Es importante entrenar no solo en pista, también hacemos un entrenamiento físico para estar en la mejor forma posible, un entrenamiento mental para saber sobrellevar todas las dificultades que tenemos en los partidos, nos cuidamos la nutrición, el descanso, tratamos con fisioterapeutas continuamente para estar en las mejores condiciones, entonces al final es un trabajo, una jornada laboral completa, pero bueno, es nuestra pasión y lo hacemos con mucho gusto, eso es lo bueno. Bueno, cada año creo que voy entrenando un poquito más, he ido cada temporada añadiendo gente a mi equipo, pues he estado hablando de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogo, la parte de pádel, y luego voy implementando cada vez más horas. A día de hoy estoy entrenando entre horas de pádel y de condición física unas 5 horas al día, y luego lo complemento con el trabajo con eso que he dicho, de nutrición, fisioterapia o todo. Mi golpe preferido es el que gano el punto. ese siempre es el mejor, yo trato de ganar
Pero bueno, el que más me gusta hacer o con el que creo que lo gano más veces es con la volea de revés. Bueno, pues yo creo que en cada día, porque cada entrenamiento, cada competición me lo tomo como una final, trato de dar el 100%, entonces como necesitamos estar en las mejores condiciones físicas, pues bueno, Fisiocrem nos ayuda a eso siempre con cada día de entrenamiento o de competición, lo llevo siempre conmigo. No lo puedo recordar, la pala era más grande que yo. Bueno, sobre todo una lesión, ¿no? Sería lo peor que le puede pasar a un deportista, ese es mi mayor miedo y por eso me cuido tanto. Ya no solo el entrenar para estar bien, sino para prevenir las lesiones, entonces trato de tener al mejor equipo posible. Luego, otros miedos sería, bueno, no estar al 100% tanto mental como físicamente, y eso sería por no hacer un buen trabajo previo, que para mí es muy importante, todos los entrenamientos que llevamos, ser muy disciplinado y llevar esas rutinas a cabo siempre. Pues no quiero dar muchos datos para mis rivales, pero sí, tratamos de hacer siempre una revisión de vídeo 3-4 horas antes de los partidos para ver un poquito cómo juegan los rivales. Generalmente nos ponemos partidos nuestros para ver cómo juegan contra nosotros también y poder a partir de eso plantear una estrategia y adaptarnos a las condiciones de la pista, que depende si jugamos cerca del mar o a mucha altura, o el calor o el frío, eso influye. Ahí también lo utilizamos para plantear la estrategia. Bueno, Juan y yo nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años, siempre, además de ser compañeros, hemos sido amigos mucho tiempo, bueno, somos amigos de hace mucho tiempo y nos juntamos para cenar, cuando hemos ganado torneos lo celebramos juntos, la verdad que tenemos muy buena relación y yo siempre digo que es como tener una pareja sentimental, porque estamos 5 o 6 horas al día juntos, en los viajes vivimos juntos, entonces paso más tiempo que con mis parejas. Bueno, hemos conseguido un objetivo muy ambicioso, muy rápido el año pasado, que es conseguir el número 1 y ojalá sea mantenerlo mucho tiempo junto a Juan, que disfrutamos mucho juntos y mantener mucho tiempo esa posición, pero sabemos que va a ser difícil. Pues mi experiencia personal, porque no considero que yo sea nadie para enseñar a nadie, pero mi experiencia personal es que con entrenamiento, con dedicación y realmente si tus objetivos es llegar a hacer algo en tu deporte o en cualquier cosa en la vida, si tienes la determinación de trabajar por y para ello, las cosas llegan antes o después, pero necesitas dedicación y mucho esfuerzo. Yo creo que es un deporte que no tiene techo. Considero que es un deporte muy nuevo en comparación con los deportes que conoce todo el mundo, el fútbol, el tenis, pero siendo tan nuevo creo que no para de crecer, que lo quiere practicar todo el mundo, que es muy social, que todo el mundo puede practicarlo, lo practican mujeres y hombres. En España es el más practicado entre las mujeres y bueno, yo creo que no va a parar de crecer, que ojalá en todos los países inviertan y haya pistas y seguro que eso se va a ver recompensado, porque ahora se ve en todos los países que se practica que están siempre llenas y creo que no hay techo, que no veo un futuro ahora mismo mejor que en otro deporte que en el pádel. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. ¡Oh, qué mal son en mi vida!
Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. Hola, soy Ale Galán, embajador de Fisiocrem. Yo soy Pelayo Villaverde. Yo soy Fabri Cattaneo. ¡Vamos! Sono Gustavo Spector, sono allenatore della nazionale italiana di padel, sono responsabile della formazione della federazione italiana nel settore padel. Sono argentino, ho conosciuto il padel in Argentina nell'89, ho cominciato a giocare in quel periodo, sono diventato professionista in Argentina e ho fatto un percorso di padel nella decada del 90 che è stato, diciamo, il periodo molto simile al periodo che si sta vivendo oggi in Italia e in Argentina. Quando ho deciso di dedicarmi al padel a livello professionistico avevo, diciamo, un'impostazione molto chiara che per giocare a un livello alto l'allenamento era assolutamente la base. Ho deciso di dedicare molto alla parte dell'allenamento, che vuol dire preparazione atletica, pretemporada. La parte atletica in uno sport come il padel è fondamentale. Credo che per imparare a giocare a padel serve solo che ti spiegano le regole, ti diano la racchetta in mano. Prova. Siamo qui dal Padel Club di Tolcinasco. Ok. Eccoci tornati, sono le 15:01, noi siamo live dal Padel Club di Tolcinasco, tra pochissimo torneranno in campo i match. In questo momento tra l'altro c'è Juan Lebron che si sta allenando, sta provando a mettere in campo quello che poi andremo a vedere nell'esibizione. Poi vi ricordo che
ci sarà l'intervista con LeBron e Galan, quindi avremo l'opportunità di intervistare il numero 1 del mondo di paddle. Se avete qualche curiosità me lo dovete assolutamente scrivere in chat. Eccoci, buon pomeriggio e ben ritrovati sempre live dal Padel Club di Tolcinasco. Allora, ci sarà un pomeriggio davvero ricco, quindi mi raccomando state collegati qua sulla Padel TV perché poi ci sarà l'esibizione e l'intervista ai numeri 1 del Padel, quindi Galan e LeBron. Nel frattempo vi aggiorno un po' sulla situazione del torneo perché ci sono due tabelloni, Champions League ed Europa League. In Champions League si sono qualificati le coppie Ovando Amoruso, Cremona Facchinetti, Galan Corsini contro Nazar Giuliano, Spector Zenoni contro LeBron Cassanelli, Baldi Giudici contro Vano Cambiasso. Questo per quanto riguarda il tabellone di Champions League, quindi quarti di finale. Oltre alla Champions League c'è anche l'Europa League con le coppie qualificate ai quarti di finale che vi elenco, quindi match dei quarti di finale di Europa League: Bottini di Napoli, Gagliardo Rocca, Sconocchini Budel, Gagliardo Ienas, Rotavano contro Trevisan Carra e Algarra Cappellini contro Siciliano Cazzaniga. Al momento noi andremo a seguire il match tra Sconocchini e Budel contro Gagliardo Renas e poi chiaramente andremo a seguire il numero 1 del mondo Galan che è in coppia con Corsini contro Nazar e Giuliano. Quindi questi sono i match che andremo a seguire, che andremo a commentare, poi chiaramente aspettando quella che sarà la grande intervista del pomeriggio, l'esibizione di Galan e LeBron. Vi invito sempre a scriverci sulla nostra chat se avete curiosità, domande, qualsiasi cosa da fare, così nel caso poi possiamo chiedere direttamente ai protagonisti di questa giornata.
per il riscaldamento, poi gentilmente cominciamo le partite. Pronti per seguire il match quarti di finale del tabellone di Europa League, Sconocchini Budel contro Gagliardo Jenas. Questo è il match che andremo a seguire per quanto riguarda il tabellone di Europa League. Poi ci spostiamo sulla Champions League e andiamo a seguire il match di LeBron, quindi rimanete qui con noi. Nel frattempo vedete si stanno scaldando prima di iniziare ufficialmente i match che dovrebbero partire tra circa un minuto. Vi do un check anche per quanto riguarda il tabellone di Champions League. Vi ho detto che seguiremo Galan Corsini contro Nazar Giuliano, questo è il match dei quarti di finale anche per la coppia Ovando Amoruso che sfida Cremona Facchinetti, Spector Zenoni sfidano LeBron e Cassanelli e poi Baldi Giudici contro Vano Cambiasso. Quindi vedremo se la finale vedrà in questo torneo di esibizione la coppia numero 1 contro, quindi da un lato ci sarà Galan, dall'altro ci sarà LeBron e vedremo se arriveranno in finale, perché comunque il livello sono match comunque combattuti, perché chiaramente Galan e LeBron vanno a cercare di far divertire tutti. E dunque rimanete collegati perché poi ve lo ripeto ci sarà l'esibizione di Galan e di LeBron e preceduta dall'intervista con loro, quindi andremo a svelare un po' delle loro carriere, il fatto di essersi uniti, capiremo anche il perché quando LeBron è diventato il numero 1 al mondo, era in coppia con Paquito Navarro, ha deciso poi di cambiare, quindi si è unito a Galan, o anche altre curiosità su come vivono la loro quotidianità, il loro essere giocatori ogni giorno, quindi insomma tanti contenuti davvero interessanti. Tra l'altro vi invito anche a scriverci le vostre domande in modo da poterle poi girare direttamente ai protagonisti. Tra pochissimo iniziano i match, sono ancora nel palleggio di riscaldamento. Pronti per partire. Zero 15. Gagliardo Jenas al servizio.
punto qua di intensità, volè no look, invasione da parte della Coppa Gallardo Hienas. Allora vi diamo un piccolo aggiornamento perché avete seguito prima i match di Budel che era in coppia con Sconocchini, che però si è fatto male, quindi al momento c'è il sostituto, tra poco vi sveleremo anche il suo nome, e dunque questo è il match dei quarti di finale per quanto riguarda il tabellone di Europa League. 40-15 il punteggio nel game, con Alessandro Budel che gioca in casa qua il Padel Club di Tolcinasco. Sembra che il livello si sia alzato rispetto ai match che abbiamo seguito, soprattutto in questo c'è molta intensità. Grande colpo questo della coppia Gallardo Hienas. Tentativo di bandeja, grande punto qui da parte del sostituto di nonché compagno di Budel, che va a sostituire il suo compagno, quello che abbiamo seguito nei match precedenti, che era Sconocchini, che però si è fatto male e dunque c'è lui in campo. Vi ricordo che poi dopo seguiremo i match di Champions League con LeBron e Galan, poi li avremo anche i nostri microfoni. Intanto qua arriva un grande recupero, ancora il pallonetto, il nastro, lo smash di Budel, ancora Budel indietreggiando in questo tentativo di bandeja. La volée, questa non si prende, che bravo, era molto bassa, difficile da tirar su quel tipo di volée. Al servizio c'è Budel. Smash, rimane in campo, grande
va a recuperare questa palla la coppia Gajardo-Jenas. Servizio Budel, ottima questa risposta andando ad anticipare il colpo. Cambio con la volée, il pallonetto che però finisce fuori. 40-15 nel game. Lo smash, anzi il tentativo di bandeja da parte di Budel che però finisce fuori. Si vedeva chiaramente la direzione di questa palla, dunque 40-30 all'interno del game. Bello scambio, che intensità. Ancora Budel cerca di farla rimbalzare, la tira su, tutto buono, continua a giocare, va Budel con la volée, lo smash stecca questo tentativo di smash Budel. 40 pari, killer point, quindi vediamo chi sceglie di rispondere. Da sinistra va a rispondere. Portano a casa il game la coppia Budel con il compagno che, lo ricordiamo, il compagno di Budel va a sostituire Sconocchini che si è fatto male. E il match che state vedendo sono i quarti di finale del tabellone di Europa League. Tentativo di volée no look che però finisce fuori. Il pallonetto al volo, ancora con la volée, buona sulla grata, smash sub, recupera Budel, ancora Budel con la volée, grande scambio qua. Intensità, il pallonetto tutto buono e poi la bandeja e lo smash ci arriva facile da riprendere e chiude il punto. (15:30) nel game. Da destra, quindi forse 30 pari, abbiamo detto 15-30 dal campo. Seconda di servizio. Viene avanti la coppia Budel e compagno. Bandeja e finisce fuori.
e vincono il game. Budel, compagno al servizio ora. Ottima questa volée che non permette all'avversario di tirarla su, quindi 15-0 nel game. Seconda di servizio. Alza la volée, vediamo se ci va. Ci arriva Budel, velocissimo e reattivo, segue la palla e porta a casa un bellissimo punto. (30-0 nel game). Seconda di servizio. Budel ancora a rete, scambio tra volée, il pallonetto sempre su Budel. Bella partita da vedere. Seconda di servizio, vediamo il pallonetto, lo smash, bravo ad andare bello deciso. Finisce così e dunque la coppia Budel con il compagno approdano in semifinale nel tabellone di Europa League. Ah, siamo qua? Ale! Sullo stesso campo 6 sono convocati per le eliminazioni di quarti finali di Champions League le coppie Orlando Amoruso e Cremona Sacchetti. Per l'altra Origine sul campo 5 sono invece convocate le coppie Sergio Zenoni e Lebron Cassanelli. Ripeto, sul campo 5 le coppie Sergio Zenoni e Lebron Cassanelli. Tra pochissimo andiamo a seguire i quarti di finale tabellone di Champions League. Spector Zenoni contro Lebron Cassanelli. Cassanelli, lo ricordo, l'abbiamo intervistato, ci ha parlato un po' di Lebron e di Galan, essendo Lebron testimonial di Physiocrem. Dopo seguirà sul campo 5 la loro intervista e esibizione. Contro
Pronti per seguire i quarti di finale Champions League, c'è LeBron, Cassanelli. A fianco invece il match di Galan con Corsini. Sfidano Nazar, Giuliano. Quarti di finale per entrambi, rispettivamente Galan parte alta del tabellone, LeBron parte bassa del tabellone. Si attende quindi una finale che potrebbe mettere i due numeri uno contro l'altro in questo torneo esibizione. Vedremo se ci arriveranno e sarà curioso nel caso da vedere i due compagni contro. Nel frattempo sul campo numero 5 ci si sta scaldando, quindi tra pochissimo inizierà questo match. A partire dai quarti di finale i match sono a eliminazione diretta. Nel campo a fianco c'è invece la coppia Galan-Corsini. Tra pochissimo iniziano i match, ve lo ricordo, quarti di finale del tabellone di Champions League. Stiamo seguendo il match di Cassanelli e LeBron e dall'altra parte invece sul campo a fianco c'è la coppia formata da Galan-Corsini. Quindi nella parte alta del tabellone Galan, nella parte bassa del tabellone LeBron, quindi potremo andare a vedere una finale in cui i due numeri uno del mondo giocheranno contro, quindi sarebbe anche molto curioso da vedere così, però nel frattempo si giocano i quarti di finale, eliminazione diretta. Al momento si stanno riscaldando e tra pochissimo si parte. Lo ricordo, è un set ai 6 e in caso di 40 pari c'è killer point. Gli avversari di LeBron Cassanelli sono Spector e Zenoni. Vi ricordo anche che verso le 17:30 avremo Galan e LeBron ai nostri microfoni, quindi mi raccomando, se avete qualche domanda da farci scrivetela nella chat e seguite l'intervista, e poi alle 6 c'è l'esibizione dalle 6 alle 7 di LeBron e Galan, quindi a partire dalle 5:30 fino alle 7 per tutti gli amanti del padel non perdetevi questo appuntamento, perché ci sono i numeri uno del mondo ai nostri microfoni Padel TV. Nel frattempo andiamo a seguire il match della coppia LeBron-Cassanelli, appena iniziato, questo è il primo punto. Con LeBron ancora in felpa, poi appena si scalda e ci fa vedere qualche
colpo fantasioso dei suoi, lo vedremo anche senza felpa. Al servizio c'è Cassanelli. Colpo sotto le gambe di Galan, ancora Galan. LeBron, scusate. Ancora sotto le gambe LeBron, rimane a fondo campo, vediamo. Tenta una palla molto bella che colpisce la sponda, ma finisce in rete. 30 pari nel game. E qua la risposta finisce in rete, quindi 40-30. Killer point al momento, ma LeBron in questa palla che per vincere il punto, game a loro favore. Si è concluso sul campo numero 4 l'incontro Rotavano contro Trevisan Carra, vinto da Rotavano con il punteggio di 6-4. Sullo stesso campo 4 convochiamo le prossime coppie, che sono Ovando Amoruso e Cremona Facchinetti. I consueti 3 Che bella questa volée di LeBron, bassa e corta, non dà modo al suo avversario di arrivarci. LeBron che sta facendo pochi passi, ma mette sempre la palla nel punto giusto. Grande scambio qua, lo smash su LeBron, va LeBron, ci arriva facile. Il campo. E qua sbaglia una volée abbastanza semplice, alla sua portata, si è fatto un po' distrarre. Spector, Zenoni sono gli avversari di LeBron. Cassanelli sotto le gambe per LeBron, cerca lo stretto con il rovescio, ancora finisce in rete il tentativo di piazzarla sulla diagonale stretta. LeBron ancora viene a rete, la volée, va Cassanelli e che recupero qua, bellissimo recupero, la tira su LeBron che smasha e la palla finisce fuori. Quando aumenta il livello si fa sentire, si congratula comunque con l'avversario LeBron. È fuori. Al servizio era LeBron. Cassanelli con la volée. 15-0.
questa è ottima, ci arriva, sì che ci arriva, mette in campo, ancora LeBron, guardate con che agilità si muove all'interno del campo senza tra l'altro essere a un'alta intensità, gli basta davvero un passo per arrivare su tutte le palle. Dal vivo si vede ancora di più questa facilità con cui si muove all'interno del campo e con cui tutto gli riesce proprio con una massima fluidità. Questo è il suo colpo, la volée di Cassanelli che chiude il punto. Ci siamo cambiati di campo perché, come vi dicevo, seguiamo anche Galan in coppia con Corsini che sfida Nazar Giuliano. (40-15) nel game al servizio Corsini. Vediamo. Momento Galan ancora con la felpa. Dovranno essere bravi gli avversari a farlo sudare, a fargli levare la felpa. Attenzione, arriva la palla, quindi il punto si interrompe. Si rifà, 40-15. Servizio Corsini. Vi ricordo, gli avversari sono Nazar Giuliano. Va Corsini, niente, non passa questa volée. Game quindi per Galan Corsini. La lascia rimbalzare Galan, la tira su, ancora Galan con la volée, smash, finisce fuori dal campo. Deciso? 0-15 dunque. Ci arriva Galan, la lascia rimbalzare, non era facile questo, lo scatto e però finisce in rete. A fare il numero, si caricano gli avversari. Scambio con Corsini, interviene Galan. Questa bandeja si intromette ma non prende la palla, anzi causa l'errore al suo compagno. Ha letto male questa entrata e dunque questa era molto bassa, non è riuscita a tirarla su. 40-15 nel game. Raga, ma infatti io senza commenti non è divertente, cazzo. Tieni. Tieni perché noi abbiamo tutti e due. Fix top player. Abbiamo tutti e due team. Tieni un attimo. Al servizio
Galan si è levato la maglia e qua fa una dei suoi colpi da numero 1. Vediamo Galan ancora, finisce fuori. Volée di Corsini ancora, tutto buono, rimane in campo. Il pallonetto su Galan, un'altra palla interrompe lo scambio, quindi si ripete. E questa era fuori, infatti, volée di Corsini fuori. Bello questo smash di Galan, aspettato il rimbalzo, ha eseguito un colpo davvero perfetto. La volée di Corsini è buona, lo smash su Galan, ancora rovescio al volo, tenta lo stop volley che però finisce in rete. Fuori questa. Dunque tiene il servizio Galan. Vi ricordo che alle ore 18 ci sarà l'esibizione di Galan e LeBron, alle 17:30 invece avremo la coppia numero 1 del mondo ai nostri microfoni, quindi se avete delle domande che volete sapere, qualche curiosità, scrivetecele qui in chat. Corsini tira sulla bandeja di Galan, ancora Galan dritto al volo e qua non ci arriva e quindi il punto degli avversari. Seconda di servizio. Dritto di Galan, ancora Galan. Finisce fuori. Se avete visto prima la partita di LeBron, a vederli così, insomma, quale vi sta piacendo di più in questi match di esibizione dove chiaramente loro giocano al 3%, però è comunque la coppia numero 1 al mondo, quindi il servizio Corsini, vediamo.
aspettato un po' troppo questa palla, doveva prenderla prima. Volley di Corsini, fuori il servizio. Commette il doppio fallo. Fuori la risposta, finisce direttamente fuori. Nel frattempo nell'altro campo un boato per un numero fatto da LeBron si sta piano piano accendendo. Intanto continuiamo a seguire Galan Corsini contro Di Bene Giuliano e si ferma qua, non riesce Corsini a tirar su questa palla. Cerca di caricarlo Galan. 15:40 nel game. Prima palla, viene avanti con la volée, ancora la volée, finisce fuori la volée di Corsini e quindi break, mantengono il servizio. Galan che lo carica. Scambio intenso qua, va Galan in back e lo smash, ancora Galan la tira su, questa indecisione fino all'ultimo, poi va Galan, prova a uscire dal campo e colpire la palla, ma non c'è spazio per provare a fare questo colpo, campo troppo piccolo per uscire e prenderla. Va fuori dal campo. Ancora Galan che non vuole chiudere questa palla e qua riesce a prendere fuori dal campo e poi la chiude Galan. Bel punto questo. Corsini su Galan, ancora Galan col rovescio, ancora Galan, tutto su Galan, vediamo ancora con la volée, questa è bellissima, ci arriva, buono, e sbaglia questo rovescio finito sulla rete. Per quelli che si sono appena collegati, vi ricordo che stiamo seguendo il match dei quarti di finale del tabellone di Champions League, lo vedete, Galan Corsini contro Di Bene Giuliano. Questo tabellone di Champions League, i quarti di finale, ed è all'eliminazione diretta, si gioca un solo set ai 6, 40 pali, killer point. Buona, Galan la tira su, ancora Galan che l'aspetta, ancora Galan e questa invece finisce fuori, si carica Corsini, carica il suo compagno Galan.
Tira su Corsini, lo smash, Galan fa un colpo incredibile, questo è bellissimo, davvero un colpo stupendo di Galan, che tengono il game al servizio ora va Galan. Sul campo 5 si è concluso l'incontro Hector Giannoni contro Lebron Cassanelli, vinto da questi ultimi con il punteggio di 6-2. Lebron e Cassanelli rimangono al campo 5 in attesa degli sfidanti per le semifinali. Nel frattempo vi comunico che sul campo numero 5 il match di Lebron Cassanelli che stavamo seguendo prima di spostarci su Galan l'hanno vinto Lebron Cassanelli, quindi approdano in semifinale nel tabellone di Champions League. Siamo al Padel Club di Tolcinasco a Milano ed è un evento, un torneo esibizione dove chiaramente i protagonisti sono Lebron e Galan. Alle ore 18 ci sarà la vera esibizione di Lebron e Galan, un'ora, e alle 17:30 sentiremo i due numeri 1 del mondo e i nostri microfoni. Punteggio del match sono 5-4 per la coppia Galan-Corsini. Un solo set, ve lo ricordo. Qua Galan sbaglia un errore fondamentale. E dunque 5 pari. Smash di Galan, vincono il punto. Siamo al tie break 1-0 per la coppia Galan, perché sul 5 pari si fa il tie break. Attenzione qua, scambio intenso, ci prova Galan a salvare questo punto, finisce fuori. 1 pari. Galan Corsini 1-1.
Siamo al tie break. Due a 1 per Di Bene Giuliano al tie break, va al servizio Galan. Galan per salvare questo tie break. La volée finisce fuori, 2 pari. Fuori la prima, va con la seconda, ancora sullo smash, ancora Galan, vediamo come gioca a questo punto sul 2 pari, la tira su, sta giocando solo Galan in questo punto, Corsini lascia tutto a Galan, ci arriva qua Galan che non è facile, va Corsini, ancora che scambio sul 2 pari, Galan, ancora Galan, vediamo se riesce a portare a casa questo punto. Corsini intanto con la volée, lo smash di Galan, ancora Galan che viene avanti con la volée, scambio infinito questo, va Galan con lo smash, attenzione, sì, portano a casa il punto, che punto, tre a 2 al tie break. Sono 3-2 al tie break perché erano 5 pari, sul 5 pari si fa tie break decisivo, 3-2 Galan Corsini. Sul campo 3 all'esterno si è conclusa la partita Baldi Giudici contro Mano Cagliasso con la vittoria di questi ultimi con il punteggio di 6-4. Convochiamo sul campo 5 seconda di servizio. Cassanelli e Vano Cagliasso per le va Galan con il dritto, ancora Galan, ancora lui e vediamolo, continuano a farlo giocare, non giocano su Corsini, questa è grande, poi Galan, tentativo di tre pari. Aveva tentato questo stop volley, vediamo adesso come gestiscono il 3 pari, finisce fuori il pallonetto di Corsini, dunque 4-3 per la coppia Di Bene Giuliano. Ripetiamo anche la convocazione del campo 5 all'interno. Al servizio Corsini. Cassanelli e Vano Cagliasso per le semifinali di Champions League. Salvataggio di LeBron, di Galan, scusate, ma finisce fuori, non riesce a prenderla, quindi 4-2 per la coppia Di Bene Giuliano. Vediamo se Galan riesce a ribaltare, intanto ottiene il punto, 4-3 per Di Bene Giuliano. Ripetiamo con una piccola correzione, sul campo 3 esterno la convocazione per Gagliardo Rocca e Trevisan Budel. Finisce fuori. Nicola Corsini in impostazione, per favore. Finisce così, era 6-4 e quindi Galan, Corsini vengono sconfitti da Di Bene Giuliano. Galan out dal torneo di Champions League.
Sì, diciamo che nel momento decisivo ha anche un po' contribuito a questa sconfitta. Dall'altro lato Di Bene e Giuliano sono stati bravi, soprattutto nel tie-break, quindi Galan fuori dal torneo, invece LeBron in semifinale in Champions League, che tra pochissimo andremo a seguire. E poi vi ricordo che alle ore 17:30 ci saranno i due numero 1 del mondo di padel ai nostri microfoni, e alle 18 invece ci sarà la loro esibizione. È un torneo esibizione, è iniziato questa mattina, è stato fatto da 4 gironi, 4 coppie per ogni girone, e in questo momento stanno giocando il tabellone di Europa League e il tabellone di Champions League. Il match che avete appena visto, quello di Galan, erano i quarti di finale dove Galan ha perso, invece LeBron ha vinto nel tabellone di Champions League, e abbiamo seguito precedentemente invece il match di Budel che ha vinto nei quarti di finale di Europa League. Man mano andremo a seguire tutti i vari incontri. E vi ricordo anche che siccome alle 17:30 sentiremo LeBron e Galan ai nostri microfoni, se avete qualche domanda, curiosità o che volete sapere dei numeri 1 del padel, scriveteceli qua in chat. Sì, per quanto riguarda il World Padel Tour ci sono Galan e LeBron, direi che meglio di loro non potevamo avere. E appunto per questo, qualsiasi domanda vi invito a scriverla qua in chat, così poi possiamo chiedere direttamente a loro se avete qualche curiosità sulla coppia numero 1 del mondo. No, Cassano qua non è presente, vi manca Antonio Cassano, non c'è neanche Bob Vieri, però diamo spazio ai protagonisti, a LeBron e Galan. Cambiasso, sì, ti do assolutamente ragione, tra l'altro tra questi ex calciatori è quello che ha la classifica più alta, perché è 2-4 in classifica, e qui si vede la differenza rispetto a tutti gli altri per quanto riguarda Cambiasso, che è in coppia con una giocatrice classe 1999, si chiama Vano, molto molto forte, numero 93 del ranking, forte perché è davvero talentuosa, tanta tecnica, bella proprio da vedere giocare questa giovane ragazza, appunto vi dicevo 1999, in coppia con Cambiasso. Cambiasso, vi comunico che ha vinto il match dei quarti di finale del tabellone di Champions League. 2-4 è la classifica, per quanto riguarda il ranking italiano. Si parte dalla quarta categoria, poi c'è la terza categoria e la seconda categoria, e sono le classifiche che fanno parte della Federazione Italiana Tennis. Infatti chi gioca a tennis, chi ha il ranking nel tennis viene poi paragonato e viene data una classifica per quanto riguarda il padel, e Cambiasso ha questa classifica quindi seconda categoria, quindi è un ottimo livello, infatti si vede, esatto, è così, cioè se sei 4, allora praticamente la quarta categoria è la prima categoria che si può avere, e parti da 4-5. Non classificato, poi vai verso il 4-5, quarta categoria, poi si va a scendere, terza categoria e seconda categoria. La seconda categoria quindi è il massimo della categoria che si può ottenere, partendo dalla 2-8, quindi 2-8 è la prima fase della seconda categoria, scendendo 2-7, 2-6, 2-5, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1. Poi invece la prima categoria, che è quella che viene paragonata ai professionisti, poi per quanto riguarda il tennis, ma nel padel poi c'è la classifica del World Padel Tour, quindi è ancora diverso. Però in questo caso, andando a fare un paragone nella classifica italiana, Cambiasso è 2-4, quindi un ottimo livello, e infatti si vede la differenza. Esatto.
esattamente come hai scritto. Nazar Giuliano. Ripeto, sul campo 6 per le semifinali del tabellone di Champions League. Cremona Facchinetti contro Nazar Giuliano.
Ripetiamo la convocazione che rimane appena scordato per Cremona e Campamenti e la Sala Giuliano, a questo punto presso il campo numero 6 per le semifinali. Sono pronti per le semifinali i giocatori che si sono qualificati parlando delle coppie composte Cremona, Campamenti e la Sala Giuliano stanno raggiungendo presentazione il campo numero 6 per andare in via alla prima semifinale della tabella di Champions League.
ecco, in questo caso gliela faccio in spagnolo, no? Poi la traduzione la faccio in spagnolo. Sì, fai un paio di domande, contestualizzi, poi in caso gliela fai. Eccoci qua, vi ho portato una campionessa di questo sport del padel, lei si chiama Lorena Vano ed è il numero 93 del mondo. Io adesso con lei farò l'intervista in spagnolo, poi chiaramente andiamo a tradurla, quindi io do il bienvenido a Lorena. Gracias. Hola Lorena, ¿qué Hola. tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? ¿Es primera vez aquí en Italia? No, ya he Has- estado más tiempo en Italia. Ah, vale, vale, ¿conoces bien este, Sí, bueno, este he país? estado en Milán un par de veces y yo he nacido en Nápoles. Ah, sangue napoletano. Vale, y ahora vives en España. Vivo en España de hace 21 años. Ok, eres muy joven, ¿cuántos Sí, años tienes? 22. 22 y ya eres 93 del World Padel Tour. en el World Padel Tour. ¿Puedes contarnos un poco tu carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo ha empezado? Sí. Entonces, los momentos más importantes también. Vale. Sí, yo empecé a jugar al pádel con 18 años, con 16 acabé de jugar al tenis porque me lesioné de la muñeca. Vale. Con 18 empecé a jugar al pádel, fui al World Padel Tour de Málaga en ese año Vale. y me gustó cómo era el pádel. Entonces, bueno, hablé con un entrenador de allí, José Solano, y empecé a entrenar en su academia. Todos los días iba 4 horas, me estaba empezando a gustar mucho y a mí me gusta mucho la competición. Entonces, al año ya empecé a jugar World Padel Tour. Vale. Yo creo que he entrenado mucho para estar en este puesto. ¿Y tu compañera? ¿Cuál es tu Ahora, compañera? mi compañera era Carmen Castillón, de Málaga, Vale. pero ahora el último torneo de World Padel Tour Córdoba he jugado Sí. con Mireia Herrada, una de Barcelona, y bueno, ahora quedan 2 o 3 torneos, que a ver con quién juego, estoy ahí barajando. Vale, vale. Ora voy a spiegare claro. un poco ai nostri telespettatori. Allora, vi riassumo un po' quello che ha detto la nostra campionessa Lorena. Lei prima ha un passato nel tennis, poi dal tennis si è spostata nel padel e da lì ha iniziato a giocare a livello professionistico, arrivando a essere, come vi dicevo, la numero 93 del World Padel Tour. Ha spiegato anche il passaggio dal tennis al padel, che non è stato semplicissimo, soprattutto per alcuni colpi come la bandeja, come la vibora, quindi ovviamente ci sono tante
tematiche che sono differenti dal tennis al padel. È già stata qua in Italia, come avete sentito è nata a Napoli, quindi ha il sangue italiano dentro, e gli ho chiesto un po' i suoi obiettivi, quindi il suo obiettivo quest'anno era quello di arrivare nelle 90 giocatrici del World Padel Tour, è arrivata a 93, quindi il cammino è davvero molto vicino. Ve lo ricordo, è giovanissima, ha 22 anni, quindi ha una carriera davanti. Te voy a preguntar tu próximo torneos, ¿cuál serán? Está el World Padel Tour de Suecia, Okay, que vale. estoy viendo a ver de jugarlo porque de World Padel Tour es el último ya de chicas, Sí. porque luego está México y Argentina que es de masculino solo. Ok, vale. Y luego hay un FIP Estar en Mijas, que es donde yo vivo, Ok. que solo jugaré. Siempre Ahí. en España, este. Sí, en España. En España, vale. Y en el World Padel Tour, la mayoría de las etapas están en España. Sí. Pero tú crees que con este crecimiento del pádel, sobre todo en Italia, ¿no? Sí. Hemos habido este crecimiento enorme, los próximos años podemos tener torneos fuera de la España, Sí. por ejemplo en Europa? Sí, yo creo que sí. El pádel está creciendo muchísimo en todos lados y la gente le gusta, se divierte, Vale. puede jugar todo el mundo de diferentes edades, niños, mayores, padres. Y yo creo que sí, que va por un buen camino. En Italia se están haciendo las cosas bien. Como en España es verdad que va a un nivel más avanzado porque se ha hecho de antes. Vale. Però sì, io credo che sì, che va per un buon cammino. Ci stava spiegando giustamente che il padel andrà chiaramente a espandersi come si sta facendo, e probabilmente anche all'interno del World Padel Tour, che sappiamo che le tappe principalmente sono in Spagna, si andrà ad aumentare anche le tappe e magari avere più tappe in Europa. Qua nel torneo lei è in coppia con Cambiasso. Sí. Tu compañero es Cambiasso, Sí. un gran Un jugador gran de jugador, fútbol. sí, ¿Cómo sí, es y jugar? súper muy simpático. Muy simpático. Sí. Sí. Te deja jugar en la pista, no presiona, es muy competitivo, Sí. muy Y luchador. Juega corre. bien? Sí, él? juega bastante Juega bien. la bastante verdad que bien, sí. quindi Sí, abbiamo sí. una dichiarazione Juega bastante bien. da una professionista. Cambiasso gioca molto gioca bene, molto quindi bene. questa è una dichiarazione. Y entonces ahora vas a jugar la semifinal, ¿vale? En este torneo, el torneo di Champions League, giocheranno la semifinale. Tu avversarios serán LeBron y Roberto. ¿vale? Roberto. Y entonces andremo poi sicuramente a seguire questo match che vedrà questa semifinale dove abbiamo professionista che è Lorena Vano, ex grande nome nel calcio, quindi Cambiasso, Inter, in passato all'Inter e Real Madrid, e poi c'è il numero 1 del mondo LeBron. ¿Tú conoces a LeBron? Sí, un poco, Un sí, poco. porque también ha estado en mi equipo de Italia, de la Serie A, con Misano. Ok. Y ha estado ahí, es muy simpático, habla con todo el mundo, alegre. Vale, y también Galán, ¿es así, Alejandro? Galán no lo conozco tanto porque no ha Ok. estado tan cerca mía, pero se ve que es muy simpático, habla también con todo el mundo y no tiene ninguna mala cara ni nada. Vale. Y por último te pregunto, Bela es una icona en Sí. el pádel, ahora tienes 42 años, pero él quiere llegar a ser número 1, ¿no? Sí. ¿Y esto para ti será posible o dos jugadores como Galán y como LeBron ahora son demasiado fuertes? Yo creo que ahora mismo LeBron y Galán están en un punto increíble, no están al 100%, son muy jóvenes, físico, mental, están ahora muy bien. Vela, es verdad que es un jugador increíble, no se puede decir nada de él, pero bueno, ya tiene 42 años y se nota que el pádel de ahora es más agresivo, Sí. más Se potencia. ha rivoluzionato el pádel. Sí, más potencia, más físico, entonces yo creo que bueno, a Vela ahora le está costando un poquito más con LeBron y Galán, che stanno ahora muy bien. Le ho chiesto per quanto riguarda Bela, gli ho chiesto a 42 anni, il suo obiettivo è quello comunque di tornare numero 1 del mondo, e gli ho chiesto come, se secondo lei, appunto essendo professionista, può vedere questa cosa come una cosa realizzabile considerando i due giocatori che sono LeBron e Galán. Giustamente mi ha detto che il padel comunque è cambiato, si è evoluzionato, è più aggressivo, e quindi ad oggi per un giocatore come Bela, che giustamente lei dice è un grandissimo giocatore, una leggenda, però è difficile con di fronte a sé questi due giocatori. Lorena,
para ahora, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora vas a jugar tu semifinal y vamos a commentar juntas un poco de match, così Vale. andiamo a fare il commento tecnico da una professionista. Io mi metto vicino a lei e lascio a lei la parola, quindi continuate a seguirci perché adesso andiamo direttamente sul campo. Grazie, ciao. Parli bene E adesso faccio un po' di... Se si allontanassero dai microfoni là, li accenderei. C'è un infortunio in campo. Sto già andando. Allora, eccoci, siamo collegati sul match. In questo momento c'è Giuliano che si sta facendo male, cioè scusate, si è fatto male, quindi sta valutando le sue condizioni. Cambiasso, abbiamo appena avuto l'intervista con la sua compagna che è Lorena Vano, numero 93 del ranking mondiale, è in coppia con lei e hanno vinto, quindi giocheranno le semifinali del tabellone di Champions League. Confermo, sì, non avevo letto perché stavo facendo l'intervista con Lorena Vano ed è argentino. Allora, adesso facciamo il commento tecnico di questo match che sta riprendendo, quindi Giuliano in campo con Lorena. Entonces, Lorena, cuando quieres, tú puedes decir cómo va el punto, Vale. lo que tú quieres. Vale. ¿Cómo se llama esto? Vale. Ahora está sacando. Vale, Nazar, resta, volea, derecha. Vale, Lugano, un'altra volta, pallonetto. Pallonetto, brava. Il pallonetto italiano di Giuliano. Lo faccio in italiano? Sì. Vabbè. Nazar sbaglia, sta battendo Facchinetti. A Nazar, golden point, Lugano sbaglia e gioco per Nazar e Lugano. Adesso batte Lugano, no, Nazar. Batte Nazar, sì. Batte Nazar. No, Oh no. batte Lugano. Sta bromeando. De chi batte? Batte Lugano. Secondo. Nazar. No, Nazar Yeah. pegada al vetro. Al vetro diretta. Diretta. Batte Lugano a Cremona. Si cambia Nazar a destra. Secondos, servizio. Pallonetto Cremona, batte. Esce per la porta Cremona Che e bello. vince il punto. Sì, confermo che Giuliano prima si è fatto male, sta comunque sì. continuando a giocare, però senza muoversi forse troppo. Pallonetto di
Nazar al vetro, sbaglia, Lugiano a Cremona, batte a Cremona, va Nazar, Cremona, pallonetto, Nazar a sinistra un'altra volta, Cremona, pallonetto a Lugiano, va Nazar, si cambia di posto, Cremona, pallonetto, Lugiano, bella, Nazar, palettone, le pega Cremona, bravo, e vince il punto Cremona e Facchetti. Gioco per Cremona Facchetti, batte Cremona. A Lugiano. Lugiano non si può muovere molto. No, si sente l'infortunio. Sì. Cremona, Nazar, vince Cremona, una volea bellissima. Batte Cremona, Lugiano. Non si può muovere Lugiano, ma la mette la palla. Non si può muovere. No, è infortunato. Fa anche no con la testa. No. Nazar, il resto al vetro. Gioco per Cremona Facchetti. Batte Nazar. Adesso batte Nazar. Resto Nazar. Buona volea di Lugiano. Nazar le pega, sbaglia. Bene Nazar. Cremona per 4. Bravo. Batta Cremona. Nazar dejada fuori. ¿Tú conoces a este jugador? No, a Cremona solo. ¿Solo Cremona? Sí. ¿Por qué lo has visto? Perché juega más World Padel Tour. Ok, vale. Cremona, come avete sentito, lo conosce perché gioca il circuito del World Padel Tour, quindi los torneos son masculinos y femeninos. Y femenino, sí. ¿Siempre? ¿O están también? Hay algunos que son solo masculinos y otros femeninos, pero solo la hay, mayoría sì, es, cioè ok, casi vale. todos son femeninos y masculinos. E questa è un'informazione che magari non tutti sanno, il fatto che i tornei del World Padel Tour sono il più delle volte maschile e femminile insieme. Wow! Per la schiena Nazar. Wow! Bene, Nazar, bello punto. Spettacolo questo punto di Nazar. Bellissimo. Batte Facchetti a Lugiano. Sbaglia Facchetti, una volea di rovescio. Batte a Nazar, Cremona volea, Nazar pallonetto, Giuliano está sí. muy en dificultad. Male. Vale, este infortunio. Pallonetto di Lugiano buonissimo. Nazar. Bandeja di Cremona, un'altra, bravo Nazar, volea di Nazar, smascia,
Bravo. Bravo Nassar che sta per tutta la pista. Si tenés que dar un consejo para hacer una bandeja perfecta, Sí. ¿qué consejos dirías a A ver, nuestros... Yo siempre digo que la pelota tiene que estar al lado de nuestra cabeza. Vale. Siempre al lado, el codo bien arriba, la pala detrás de la cabeza y bajar la pelota hacia adelante. Siempre que la pelota esté baja, no esté alta, porque si no sale mucho del cristal. Y la bandeja tiene que la pelota salir muy poco. Ok, vale. Gli ho chiesto se dovesse dare qualche consiglio per eseguire la bandeja nel migliore dei modi e ha spiegato che lo scopo della bandeja è quello che la palla non salga in alto, quindi che rimanga molto balsa, che rimbassi bassa affinché l'avversario non riesca poi a tirarla su, e quindi mi ha spiegato anche la posizione del gomito, come deve essere ben allineato e dunque e un'altra cosa importante è anche il rimbalzo della palla, che non deve salire troppo. Adesso batte Lugiano. Nassar, Lugiano. Nassar smasha. Bravo. Bravo, bravo. Batte Lugiano a destra, fuori di Facchetti, batte a Cremona, Facchetti, Lugiano, Nassar, Cremona pallonetto fuori. Adesso batte Cremona. Siamo al padel di Tolcinasco a Milano ed è un torneo esibizione dove ci sono Lebron e Galan, in questo momento al mio fianco che sta commentando Lorena Vano. Per chi si fosse appena collegato, è una giocatrice numero 93 del World Padel Tour, classe 1999, quindi molto molto giovane, tanto ampio miglioramento nella sua carriera. Il suo obiettivo, mi ha detto prima nell'intervista insieme, era quello di entrare nelle 90 e a 93, quindi direi che la stagione 2021 è andata bene, ancora ci sono qualche torneo da disputare. E nel frattempo mi sto facendo aiutare per quanto riguarda il commento tecnico, dato che lei è la protagonista e la giocatrice, sicuramente. Bravo Cremona, una volea buonissima. Batte Cremona Lugiano, secondo, servizio. Fuori di Lugiano un pallonetto al vetro. Cremona batte a Nassar. Pallonetto di Nassar. Cremona la bassa. Nassar al centro. Cremona sbaglia. Batte Cremona a Lugiano. Bandeja di Cremona, volea di Cremona al centro. La bassa Cremona. Volea. Bandeja di Cremona. Pallonetto buonissimo di Nassar. Bandeja di Nassar a Cremona, un'altra, smasha Nassar e la sbaglia la rete. La sbaglia e ride.
centro, sbaglia. Cremona batte a Nassar, a sinistra, pallonetto di Nassar. Cremona la sbaglia alla rete. Gioco di Nassar Lugiano e batte Nassar. Lugiano pallonetto, Cremona smascia, arriva Nassar, Cremona bandeja, pallonetto di Lugiano a Facchetti, Nassar smascia e punto. Bravo. Nassar tiene que hacer la diferencia, Sí, ¿no? Porque, sí, porque Giuliano no, Giuliano no está muy bien. Sbaglia Facchetti. Nuestros telespectadores nos preguntan el por qué, dicen por qué dos jugadores tendrían que estar siempre alineados, ¿no? No Sí. uno que sale y la otro, Sí, certo. porque nos se preguntan por qué solo uno va a salir y el otro... Certo, tutte e due devono stare Sì. o sopra O o s- sotto. Non può, se smascia uno e sale uno va bene, ma è la posizione normale di gioco 2 sopra e 2 sotto. Quindi sì, vi confermo che teoricamente a livello professionistico è sbagliato che la coppia si divida, quindi Sì, si gioca sempre- andando in avanti Sì. o indietreggiando, però sempre seguendo una linea Sì, di gioco. di gioco. Sì, Giuliano non sta bene, Non si può muovere non molto. si può muovere allora- molto, per questo sta facendo tutto. Che buona Cremona, arriva. Pallonetto di Facchetti a Nassar. Nassar. Cremona. Vince Cremona e Facchetti. Spettacolare. Il punto. Sì. Stanno al tie break, penso, no? Sì. 2-2. Nassar smascia, arriva Cremona. No, e la sbaglia. La sbaglia. Ecco 3-2. 2-3. 2-3 di Nassar e Lugiano. Cremona, Lugiano pallonetto a Facchetti, Cremona, Nassar sbaglia una volea di rovescio. 3 pari. Sì, siamo 3 pari al tie Al tie break, si gioca un solo set ai 6, sul 40 pari c'è killer point, in questo caso sono al tie break perché erano 5 pari, quindi sul 5 pari si gioca al tie break. Nassar sbaglia e 4-3 di Cremona Facchetti. Batte Nassar adesso. Nassar a Cremona, Nassar bandeja, Facchetti, Nassar dietro e sbaglia. 5-3 Cremona Facchetti. Batte un'altra volta Nassar. Sì, Nassar sta giocando molto bene perché Sì. Nassar muy bien, ¿no? Si juega con Sì, Giuliano sì, che sì, sta infortunato. sta arrivando tutte le palline e sta lottando. Nassar, pallonetto a Facchetti, arriva Cremona, Nassar a destra e sbaglia. 6-3 di Cremona e Facchetti. Punto di match Match point. Vediamo come lo gioca.
Nazar. Nazar en toda la cancha. 6-4. Sì, Nazar gioca a tutto campo, esatto, come abbiamo appena detto. Toda la cancha. Batte Facchetti, Cremona, bandeja, Nazar, smancia Cremona e vincono la partita. Games at the match con il commento tecnico di Lorena Vano, che ritroveremo poi nel semifinale dei Champions League, quindi ci sentiamo e ci vediamo tra pochissimo noi per continuare questo torneo. Intanto grazie alla nostra commentatrice d'onore Lorena Vano, ci vediamo dopo, in bocca al lupo. Grazie Crepi.
Vuoi farla in italiano o in Perché spagnolo? dove sei? Como quieres? Cioè di Milano. In realtà di Sanremo, però vivo a Milano, però ho studiato spagnolo. Hablo anche. Allora, qua al mio fianco c'è Esteban Cambiasso, mi sa che lo conoscete molto bene, ma siamo nell'ottica del padel. Siamo nell'ottica del padel, tra l'altro pochissimi minuti fa abbiamo intervistato Lorena Vano, tua compagna qua nel torneo. Esteban, ti chiedo un po' il mondo in generale del padel, cioè questo... Innanzitutto hai intervistato Lorena, devo fare i complimenti perché veramente gioca molto molto bene. L'evento bellissimo, un posto spettacolare, un'organizzazione direi perfetta, e poi il mondo del padel è un mondo che mi piace, è sempre sport, è sempre divertimento, sano, diciamo tutto quello che uno vuole per la vita, non posso vivere senza sport. Questo sicuramente è un fattore molto importante. Tu hai un passato anche nel tennis, cioè nel senso che hai giocato anche a tennis. Poi c'è stato questo passaggio dal tennis al padel. Ti trovi meglio in realtà io nel campo da padel? Prima ho iniziato più col padel che col tennis, nel senso che ho giocato al padel quando era tutto cemento, sia il pavimento che anche i muri, quando stiamo parlando degli anni 90 in Argentina. Poi per tanti anni ho lasciato e poi me lo sono ritrovato. Sì, al tennis diciamo che è stato lo sport che mi ha fatto muovere dopo aver smesso di giocare. Ho smesso di giocare 4 anni fa, il primo anno ho frequentato più tennis, poi c'è stato questo boom qua del padel e di sicuro per un discorso secondo me facile, che ci vuole meno tecnica, certo, mi diverto di più. Meno tecnica, però poi in realtà nel mondo professionistico c'è anche tanta tecnica. Sì, vabbè, stiamo parlando di quelli, chiaro, di questi, chiaro. no? Che abbiamo il piacere di averli qua. Loro sì, però dico al mio livello, per divertirmi con amici, diciamo che richiede una tecnica meno pura e meno particolare rispetto al tennis. Lorena ha detto che giochi molto bene, ha detto ho trovato un Esteban molto in forma, e tra l'altro so che tu sei classificato, quindi a questo punto qual è l'obiettivo? No, nessuno, l'obiettivo è che diciamo. mi diverto. Ma che classificato? No, so benissimo che questo è l'obiettivo, è che questo sport, prima di tutto il mio è che questo sport mi continua a far divertire, perché mi piace farlo, perché trovo amici, perché l'ambiente è sempre bellissimo, sia qua che nei tornei che ho avuto la fortuna di fare con amici a Milano. E poi per lo sport l'obiettivo è che continui questa crescita importante, così come mi è capitato di viverla in Argentina, un po' l'ho vissuta in Spagna quando ero a Real Madrid, e sono molto felice che possa crescere qua, e sicuro questi impianti aiutano a che questo sport vada avanti bene. Assolutamente. Qua nel torneo in particolare sei in semifinale, quindi a questo punto siamo vicinissimi per arrivare... Sì, ma io già diciamo che il torneo mio l'ho vinto, ho affrontato Ale Galan questa mattina e la semifinale con LeBron, quindi questa è la vittoria del torneo. Divertirmi e stare in un campo di padel con loro è qualcosa di speciale che non tutti hanno la possibilità, certo. E quindi diciamo che il mio torneo l'ho vinto, poi il risultato rimane al fianco. Benissimo. Allora grazie Esteban per essere stato qua con noi, lo seguiremo perché c'è la semifinale, lui dice l'importante è divertirsi, ma magari insomma se arriva una vittoria. Sempre l'importante è divertirsi, sempre si vuole vincere l'obiettivo che uno ha, però no, diciamo che la cosa più importante è aver vissuto questo giorno del padel, come lo hanno chiamato, e penso che è giusto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Voi che siete canale TV? Ah, Twitch. Normalmente che fate? Facciamo solo tornei, ma tornei qua tutti Italia? Sì, abbiamo fatto un po'. Questo andiamo
un po' di tutorial. Solo per seguire il Warfare. Sì? Ma il Warfare se uno solo Warfare, perché prima del venerdì non ci sono i risultati, sai che non c'è un'app, nessuna che prende dei risultati del live sport, non c'è una che mette al pari. Quindi l'unico modo è ma io non avevo Noi siamo su Twitch, il nostro canale è verificato, mentre quello del World Padel Tour no. Noi siamo... Vedi che guarda, il World Padel Tour la verifica, noi sì. È cambiato. Siamo riconosciuti da questa fine del suo fatto, quindi da stamattina alle 11 poi se vuoi ma solo conferma questi due campi qua abbiamo anche delle due partite se vuoi posso far avere meglio. Ah vabbè qua ho giocato banali. Sì, guarda, là siciliani cazzotti. Quindi da gennaio vorremmo fare live alla settimana. Si è ribaltato perché... Vale, continua a provare! Questo l'ho fatto divertente. Adesso tra poco... Questo dopo noi lo tagliamo e facciamo... Adesso abbiamo 240, una mente di 250 di 260. Infatti mi ha scritto, non lo so di dove, vedo a pranzo mi ha scritto la tua esibizione capitolare sta facendo il giro del sarà che l'hanno iniziato di qua. Ottimo questa cosa che mi scrive grande Curcio la tua guarda, sera all'ora di pranzo, grande Curcio la tua esibizione sta facendo. Ma Sky sono tutti umanati. Perché guarda, stamattina dal nostro profilo abbiamo messo, questo è Instagram nostro, e poi abbiamo messo mettiamo qua le partite, e poi vieni sulla pagina, parliamo un po' di tutto, anche per chi non è esperto del campo, quali sono le migliori rackete da utilizzare, abbiamo fatto anche... Noi ci siamo questo progetto molto di anni si chiama Padel TV, ma è proprio loro. Il progetto che hanno pensato loro è proprio insieme. Dove carichiamo poi tutti i contenuti. Grazie mille, a vedere se arrivano, perché il problema è che alle 6 c'è l'esibizione, sì. Noi dobbiamo anche fare un'intervista. La prossima devi vincere facile, sei tu. No, è lui che ha avuto il viaggio. No, noi siamo a un'ora e mezza. Grazie. Grazie a voi.
Il campo 5 è pronto ad ospitare le semifinali del tabellone di Champions League che dovrà sfidarsi LeBron Cassanelli contro Vano e Cambiasso. L'incontro sta per cominciare sul campo centrale, il numero 5. Adesso andiamo sul campo centrale, finalmente che si può Lì vedete in campo si stanno scaldando, da un lato LeBron Cassanelli, dall'altro la giocatrice numero 93 del ranking Vano con Esteban Cambiasso, semifinale del tabellone di Champions League. Questo è il palleggio di riscaldamento, vi ricordo che è un set singolo a 6, sul 5 pari si fa tiebreak e sul 40 pari il punto è un punto decisivo, quindi killer point.
Terminato il riscaldamento sul campo 5 per le semifinali del tabellone di Champions League, ricordiamo che a seguire, sempre sul campo 5, ci sarà la finale del tabellone di Champions League tra Cremona e Facchinetti, e la coppia vincitrice della partita che adesso è in procinto di cominciare. Si comincia con Lorena Vano al servizio, semifinale di Champions League. Cassanelli, Lebron sfidano al numero 93 e l'ex Inter e Real Madrid, uomo del triplete, Esteban Cambiasso. Che punto di Lorena, gioca veramente bene, classe 1999. Lo smash non ci arriva Cassanelli. Di Lebron e va Esteban Cambiasso su Lebron è buona sotto le gambe, finisce in rete. 1-0 dunque per Vano Cambiasso al servizio Cassanelli. Finisce in rete. Vi ricordo che Galan è stato sconfitto nei quarti di finale del Champions League. Vediamo se Lebron arriva alla finale oppure no. Volée di Lebron che provoca l'errore a Cambiasso. Cassanelli, Lorena Vano, ancora Lebron che decide di giocare d'astuzia. Tentativo di stop volley mal riuscito da parte di Cassanelli. Lebron con la volée, ancora in stop volley, ci arriva Vano, Lebron su Esteban Cambiasso, lo smash di Cambiasso, ma finisce fuori questo tentativo di passante da parte di Lebron. Cassanelli, Lorena Vano, ancora Cassanelli, la palla corta, ci arriva Lebron, che punto il recupero di Lorena Vano e lo smash, ci ha provato Esteban Cambiasso ma non riesce a recuperare questo smash da parte di Lebron. 1 pari. Al servizio Esteban Cambiasso.
pallonetto, va su LeBron la tira su, smash nuovamente su Cambiasso, ancora Cambiasso LeBron, ci arriva LeBron che la salva, poi una volée di Cambiasso, ancora LeBron su Lorena Vano, va Cambiasso, ancora su LeBron che la tira su nuovamente, salgono avanti, attenzione perché forse crampo o si è fatto male il compagno di LeBron Cassanelli, probabilmente un strappo, ma comunque ha sentito male al polpaccio, forse chiederà di essere sostituito per paura di peggiorare la situazione. Vediamo ora che cosa deciderà di fare. Vi ricordo che appunto stiamo seguendo il match di semifinale di Champions League. Lorena Vano con Esteban Cambiasso. C'è un change di giocatore perché Cassanelli si è fatto male. Diamo un piccolo aggiornamento dalla semifinale di Champions League sul campo 5 per un piccolo problema fisico. C'è stata una sostituzione in luogo di Cassanelli che è entrato in campo Carra. E quindi, come avete potuto vedere, il giocatore Cassanelli è stato sostituito ed è entrato in campo Carra, quindi si stanno riscaldando chiaramente per permettere a Carra di fare il palleggio di riscaldamento, e dunque si rifà questa semifinale che era stata interrotta sul punteggio di 1-1. Peccato perché, come sì, giustamente ci suggerite, non capita sempre di giocare con LeBron, però dall'altro lato sfortunato, ha sentito subito male al polpaccio e ha preferito interrompere. E quindi si riparte. Intanto ci comunicano dal campo 5 che la semifinale ricomincerà dal punteggio di 0-0. Quindi si riparte dal punteggio di 0-0. Si riparte dal punteggio di 0-0. Quindi questo match, quindi il primo punto che vedete, sostituzione di Cassanelli per Racca. LeBron sotto le gambe. Racca, qua ci va Vano, Lorena Vano con LeBron, questo scambio di volée lo vince LeBron. E dunque 0-15. Assomiglia a Dani e ti do conferma. Punto di Giulio Racca, che giustamente mi suggerite assomiglia assolutamente ad Adani.
Vediamo qua, grande volée da parte di Lorena Vano. Questa finisce fuori. Al servizio Giulio Racca, che ha sostituito Cassanelli, lo ricordiamo. Lo smash di LeBron che lo chiude ed ottiene il punto. Il tentativo di volée da parte di Racca, che però finisce in rete. Il servizio Giulio Racca, fuori, si batte la seconda. Va LeBron, lo smash e Esteban rimane in campo, la palla di Cambiasso, la volée, stop volley da parte della giocatrice numero 93 del ranking mondiale Lorena Vano. LeBron che colpisce sulla sponda ed ottiene il punto. 30 pari deve essere il punteggio. La risposta che finisce in rete da parte di Lorena Vano. Al servizio Giulio Racca. Esteban Cambiasso finisce a rete la risposta e quindi Lorena vince questo punto. Che giocatrice, ricordiamo classe 1999, gioca molto molto bene, sente tantissimo la palla, grande manualità. Vediamo questo punto con Cambiasso su LeBron, il pallonetto su Giulio Racca che finisce fuori. Cambiasso porta a casa un game abbastanza in scioltezza. Adesso al servizio c'è LeBron. LeBron con la volée, lo smash di LeBron su Cambiasso, LeBron su Cambiasso, ancora LeBron su Cambiasso e Cambiasso. È tutto buono, la salva anche Racca. Va LeBron su Lorena Vano, ancora Lorena. Tutto buono, che bello questa palla di LeBron che ottiene il punto. Bello scambio questo. E intanto si è conclusa sul campo numero 6 la finale del torneo di Europa League, vinta dalla coppia Trevisan-Budel con il punteggio per la quale vi prego di fare un applauso. Nel frattempo Budel Trevisan vince il torneo di Europa League, così vediamo anche questo aggiornamento.
Intanto continuiamo a seguire la semifinale di Champions League. Intanto sul campo numero 5 prosegue la semifinale del padiglione di Champions League. Vi ricordiamo che a seguire sullo stesso campo si giocherà la finale. E a seguire qua si giocherà anche la finale. Vediamo il smash di LeBron, Cambiasso la tira su Lorena Vano che la tira ancora di là e finisce fuori. Questo errore facile da parte di LeBron. 30 pari. Il pallonetto è tutto buono. Ancora Giulio Racca va su LeBron, la tira su LeBron, Cambiasso su Giulio Racca, tutto buono, che punto, scambio LeBron, che questo è un colpo spettacolare da sotto le gambe, decide di prenderla e sbaglia. LeBron era pronto per colpirla, applausi che arrivano da fuori dal campo. Servizio LeBron, lo smash forte di LeBron che spazza via Cambiasso. Killer point, decide di rispondere Lorena, è fuori la seconda, attenzione al probabile doppio fallo, invece no, va LeBron, ancora LeBron su Cambiasso, che cattiveria è qua per portare a casa il punto. Servizio Lorena, mano, lo smash di Cambiasso, questo è un brutto errore, indietreggiando con poca forza e poca reattività nell'andare indietro. Servizio Lorena Vano, va in risposta con il rovescio LeBron, ancora LeBron su Cambiasso, il pallonetto su Cambiasso, LeBron ancora su Cambiasso, LeBron Cambiasso, ancora lo scambio tra LeBron e Cambiasso, continuano su questa diagonale, ancora su questa diagonale, LeBron Cambiasso che cambia ora su Lorena Vano, ci arriva LeBron, che salvataggio, e che bravo anche Giulio Racca, e poi questo è uno dei colpi di LeBron, ancora LeBron che la salva anche questa, ci va con lo smash che va a saltare, la palla rimane in campo, la tira su Cambiasso, aspetta LeBron che nel frattempo parla con il suo compagno Racca, un po' spaesato all'interno del campo e sbaglia la volée. Ora arrivano gli applausi da parte di tutto il pubblico. Si complimenta LeBron. Servizio Lorena Vano, ottimo servizio, che arrivano i suggerimenti da parte di LeBron, vediamo come andrà a rispondere. Lorena Vano su LeBron, ancora su LeBron che alza su Cambiasso ed è fuori il pallonetto, è fuori. Va Lorena Vano su Giulio Racca, Cambiasso e poi LeBron che la tira su, ancora su Cambiasso, cambia su Giulio Racca, è tutta buona, la palla prende la grata, grande punto da parte di Lorena Vano che ottiene e tiene il servizio. Al servizio ora Giulio Racca. Su Lorena, ancora Lorena Vano su LeBron, si continua su quella parte di campo, va Cambiasso che
smash su Giulio Racca, 0-15. Lorena su LeBron, Cambiasso la tira su, ci arriva LeBron che smash, ancora LeBron su Cambiasso, grande volley di Cambiasso, aiutato un po' LeBron dalla palla che ha preso il palo, e dunque 15 pari. Lo scambio tutto al volo, a Lorena con la palla corta, ci arriva LeBron, ci prova Giulio Racca, bravissimo però, brava anche la giocatrice numero 93 del ranking mondiale. Bello scambio. Complimenta Juan LeBron. Seconda palla di servizio per Giulio Racca. E qui sbaglia una volée abbastanza semplice, mancava un passo. Arriva un altro errore da parte di Giulio Racca che si è un attimo disunito, calato un pochettino di intensità. Dall'altro lato Cambiasso, Lorena Vano continuano a tenere lo stesso livello di gioco, 15-0, attenzione perché la partita sta andando nella direzione della coppia Cambiasso su LeBron, arriva l'errore. Quindi pari all'interno del game. Vano su LeBron che sbaglia e si lamenta anche all'interno del campo. 30-15 nel game. Prima palla su LeBron, Cambiasso su LeBron, ancora Cambiasso su LeBron che sbaglia però questa volée. Cambiasso, dunque 30 pari. Seconda di servizio, il pallonetto su Lorena, ancora Giulio Racca, qua invece sbaglia Cambiasso, palla break, 30-40. Il rovescio di LeBron, e qua bravo Cambiasso ad essere veloce e rapido. Risponde LeBron da sinistra, si prende la responsabilità, va su Cambiasso, attenzione, la prende Giulio Racca, Cambiasso su LeBron, su Giulio Racca e poi va LeBron e la smasha e ottiene il punto, grande punto da parte di LeBron. Al servizio LeBron, lo smash su LeBron ci prova Lorena ma non arriva. 15-0. Fuori 30-0. LeBron su Vano, aia qua, piccolo game a vuoto da parte della coppia Vano Cambiasso, 40-0 nel game. Ora il rovescio di LeBron, che bello questo rovescio diagonale stretto, fine il game.
morto? No. Non passa questa palla che si ferma sul nastro e dunque un po' sfortunata Lorena in questo punto, che però ci pensa subito a recuperare con questo servizio. LeBron che gli dà spiegazioni su come rispondere a questa palla. Va Lorena su LeBron che la tira su cambiasso. LeBron cambiasso e ottiene il punto. Lo smash di LeBron lascia fermo Cambiasso. Servizio Giulio Racca, fuori questa prima palla, va con la seconda e tenta questa volée, questa stop volley che però si ferma sul nastro. Sorride LeBron. Giulio Racca su Lorena, LeBron, questa è imprendibile, bellissima. Lasciato spiazzata la giocatrice con una facilità devastante. Gliela lascia, anzi gli fa anche una finta. Giulio Racca al suo compagno LeBron, va ancora LeBron su Cambiasso, Cambiasso rimane su quella diagonale, ancora su quella diagonale, LeBron su Cambiasso, tira su, ancora Lorena su LeBron e la tira su, no, non riesce il tentativo di tirar su questa palla, bravo Cambiasso nel trovare l'ultima parte di campo, l'ultimo angolo possibile. Seconda di servizio, va LeBron, ancora LeBron su Cambiasso che la tira su, l'aspetta, poi la colpisce, va LeBron su Cambiasso, su, che colpo incredibile, lascia fermo e spiazza Juan LeBron, Lorena Vano, bravissima nell'intuire e nel giocare lungolinea. Fuori, seconda palla di servizio. Su Giulio Racca, va LeBron, questa deve uscire ma ha dato al volo LeBron, ancora lo smash su Cambiasso di cattiveria, lo spiazza, niente da fare per Cambiasso. LeBron che invita il pubblico, chiama anzi il pubblico animare questo punto. Vediamo, interviene LeBron, ancora LeBron, va Cambiasso su Giulio Racca che si difende, LeBron la tira su Cambiasso, su Racca su Cambiasso, ancora Racca su Cambiasso, ancora cambia verso Lorena e poi LeBron la tira su Cambiasso e sbaglia questa palla, si butta a terra LeBron dopo questo game. Arrivano gli applausi da parte del pubblico.
E dunque tie break, attenzione. Tira su Cambiasso che sbaglia il primo punto. Attenzione, errore grave, 1-0. Vi ricordo che c'è il tie break perché erano 5 pari, sul 5 pari tie break ai 7, 1-0 serve LeBron. Si rifà perché non era pronto Cambiasso, quindi prima palla da rifare per LeBron. Va LeBron su Cambiasso che la tira su, tutto buono. Lorena vanno su LeBron, la prova Cambiasso, ci arriva LeBron, ancora LeBron che sta coprendo tutto il campo praticamente da solo e sbaglia di nuovo il punto Giulio Racca, che sente probabilmente la pressione del suo compagno. 1 pari. LeBron da destra, tutto buono, la smash di LeBron che però non riesce a chiudere, brava Lorena, ma la tira su LeBron, ancora LeBron che copre bene il campo, legge benissimo questo punto, ottiene il 2-1, chiama il pubblico, abbraccia il suo avversario, il suo compagno. Giulio Racca che viene incitato al servizio Esteban Cambiasso sul 2-1 per LeBron su Cambiasso. LeBron ancora su quella diagonale, la tira su Cambiasso e poi va Lorena Vano, che punto a Lorena Vano Cambiasso che smash, la palla finisce fuori dal campo. Due pari, che lotta su la tira su Cambiasso su LeBron che punto pazzesco. Battibecco Cambiasso LeBron. 3-2 per la coppia LeBron Giulio Racca. Va LeBron che copre il campo, Racca con la volée, Cambiasso su LeBron che l'aspetta tranquillamente, ancora LeBron su che scambio e rimane sul nastro il tentativo di Lorena, bravissima però a tenere questo scambio con LeBron. 4-2. È fuori, seconda palla di servizio, va LeBron, alza su giù Rack, LeBron su Cambiasso sotto le gambe, ancora LeBron e qua arriva l'errore da parte della giocatrice e dunque siamo 5-2. LeBron col diagonale di rovescio, ancora LeBron su Cambiasso e qua arriva l'errore invece da parte di Racca nella volée di rovescio. 5-3. Va Lorena, il pallonetto e questo è un brutto errore, un errore che si poteva e si doveva evitare. Arrivano applausi, va LeBron al servizio, LeBron su Cambiasso su e questa finisce fuori, la volée di nuovo di rovescio di Giulio. Arrivano
smash di LeBron che finisce fuori e quindi vince la coppia LeBron contro LeBron Racca. E dunque tra pochissimi la finalissima e poi seguiranno le interviste e qua si prendono gli applausi la coppia LeBron Racca. Con il punteggio di 7-4. E dopo questa semifinale, tra soli 10 minuti, proprio qui sul campo centrale, il numero 5, ci sarà l'esibizione. Quindi ancora solo 10 minuti e sul campo centrale il numero 5 inizierà l'esibizione che vedrà fronteggiarsi LeBron e Galan contro Nazar e Cremona. Nazar Cremona contro Galan e LeBron tra pochissimo per l'esibizione che partirà proprio a brevissimo, quindi rimanete sintonizzati. Rimanete sintonizzati perché tra pochissimo c'è l'esibizione di Juan LeBron di Alejandro Galan sul campo numero 5 che noi seguiremo. Ragazzi, tra pochissimo ai nostri microfoni ci sarà Alejandro Galan e Juan LeBron, quindi mi raccomando non perdetevi l'intervista, se volete intervenire scriveteci in chat. Aspetta un secondo che monta. Sto a fare qui? Ma potete mettervi anche in casa. Anche in casa? Dopo lo facciamo qui. Intanto lo facciamo qui. Sta a fare qui? No. Voglio bene, abbiamo fatto, ok? E gli facciamo un'intervista. ¿Para ti? ¿Para mí? Sí, Qué bonito ¿tú regalo. hablas italiano? No. Ok. No, entiendo Vale, un poquito. entonces yo hablaré en español.
Allora ragazzi, al mio fianco non ha bisogno di tante presentazioni, penso che lo conoscete molto bene, ma io comunque do il benvenuto a Alejandro Galán. Ciao Alejandro, grazie per essere qui. Allora, adesso parleremo in spagnolo, io poi andrò a tradurre tutto quello che lui andrá a rispondere. Entonces, empezamos en español, okay. Aunque estamos en Italia y vas a contestar algo en italiano. Okay. Alejandro, en 2019 ganaste tu primer máster y ahora eres el número 1 en el World Padel Tour. Entonces, ¿cómo ha sido tu evolución como jugador? Bueno, siento que la evolución ha sido muy rápida, no me ha dado tiempo a pararme a pensar, bueno, soy el número 1. Ha sido cada día prepararme para el torneo que viene y los puntos han ido sumando. Entonces, bueno, la verdad que muy feliz del momento en el que estoy en todos los sentidos y bueno, pues con ganas de seguir en esta dinámica que llevamos estos 2 años. ¿Y cómo es jugar con Juan Lebrón? Bien, la verdad que fuera de la pista somos amigos y la exigencia la transmitimos los dos siempre al 100% y bueno, la gente es verdad que se queda un poquito con los gestos de Juan porque es mucho más expresivo que yo, pero sí. De parte de Mariano, nuestro entrenador, o nuestra, la exigencia siempre es al 100% y bueno, estamos muy contentos porque los resultados se están dando. En el pádel uno de los aspectos más importantes es cómo la pareja, la sintonía, ¿no?, de la pareja, pero cómo nos explicas que cada año muchas parejas van a cambiar, entonces ¿por qué esto? Bueno, lo que te puedo decir es los rumores que hay, que siempre es que nos separamos y nosotros nos hacemos más fuertes de los cambios de los demás. Y eso creo que es porque nosotros estamos haciendo las cosas bien y quizás los demás con tanto cambio intentan ver la solución para ganarnos o anteriormente todos esos cambios de pareja deben ser por motivos o personales o por motivos de juego. En nuestro caso tenemos un proyecto que ojalá que dure mucho y que sigamos haciendo las cosas igual de bien. Entonces el próximo año seguirás jugando con LeBron. Yo creo que es una que no hay muy importante ninguna, espectadores. Creo que no hay ninguna duda de ello, estamos haciendo las cosas bien y con ganas de seguir, ya te digo. ¿Y cuál es tu objetivo en largo tiempo? Bueno, mantener esto lo máximo posible, el número 1 es muy difícil, entonces yo cada año me lo tomo como empezar de cero e intentar conseguirlo de nuevo, no como mantenerlo, no me meto una presión extra y bueno, seguir disfrutando como lo hago. Con la última domanda que te voy a preguntar, Bela tiene 42 años, ¿no? Pero es una leyenda, lo sabemos muy bien, y él quiere volver a ser número 1. ¿Este es algo que te da presión o que te estimula para continuar a ser el número 1? Bueno, no me fijo en lo que quiere Bela, yo creo que todos queremos lo mismo, todos queremos ser número 1 y bueno, Juan y yo nos preparamos cada día para ello. Bien, gracias, muchas gracias. Porque ahora la voy a explicar, porque tienes que escribir y ahora voy a recibir todo. Okay, gracias. Faccio la parte in italiano così te la spiego. Allora ragazzi, quello che avete sentito da questa intervista con Alejandro Galán, gli ho chiesto essenzialmente come è cambiato in questi 2 anni quando è diventato numero 1 del mondo. Mi ha spiegato che è stato un processo molto veloce, che non si è neanche reso conto di quello che poi sono stati i suoi risultati in questi 2 anni. Gli ho chiesto come mai nel padel comunque, nonostante l'elemento più importante sia la complicità nella coppia, poi molte coppie vanno a cambiare e lui mi ha spiegato che tutto dipende anche dall'anno in cui uno si sente di giocare e che ha confermato che l'anno prossimo continuerà a giocare con Juan Lebrón, quindi questa è una dichiarazione che ci ha dato. Poi gli ho anche fatto una domanda per quanto riguarda Bela, che comunque a 42 anni vuole tornare a essere numero 1 del mondo. Gli ho chiesto se questa è una cosa che gli può dare pressione o che lo stimola. Dice che non gli interessa quello che è il pensiero di Bela, che chiaramente lui e Juan Lebrón vogliono puntare a continuare a essere il numero 1 del mondo e a fare comunque qualcosa di grande in questo sport. E queste dunque sono state le sue dichiarazioni più importanti e adesso ci sarà l'esibizione, quindi vi invitiamo a seguire l'esibizione che faranno proprio tra pochissimo e che seguiremo, e poi magari ai nostri microfoni ci sarà anche Juan Lebrón.
Ricordiamo anche che subito dopo l'esibizione si disputerà la finalissima del torneo Champions League e quindi scopriremo la coppia vincitrice di questa manifestazione. Capito un poquito, pero estoy esperando que me enseñes tú italiano. Sì, un poquito, te lo insegno yo. Vai, questo è tuo. Allora, yo hablaré en español, ¿ok? Si tú quieres contestarme en italiano, bien, así que pueden entender. Si no, voy a hacer doble trabajo, como entrevistadora y como traductora, No, ¿vale? si quieres, mejor en español, mejor en Sí, español. sí, vamos en español y después voy a traducir todo lo que tú dices. Mi dite quando posso partire? Si quieres echar también alguna foto, lo que sea, algún vídeo. Eccoci qui al mio fianco un giocatore che forse conoscete, non lo so, lui si chiama Juan Lebron. Ciao Juan, grazie per essere qua. Allora faremo l'intervista in spagnolo, poi dopo io andrò a tradurre tutto quello che lui mi risponderà. Entonces, hablamos en español porque tú eres español. Para mí va a ser mejor, si no, me puedo invitar un poquito el italiano, pero bueno. Vale, vale. Con el tiempo hablaré Sí, también en italiano. Entonces, Juan, tú has sido el primer español a llegar a la primera posición mundial. ¿Qué significa esto para ti? Buah, bueno, cada vez que me lo preguntan me pongo muy contento y lo recuerdo, o sea que creo que fue una emoción muy grande para mí y mi familia. El hecho de haber sido ese número 1 español en el ranking mundial, pues no sé, son emociones muy fuertes y solo también creo que queda agradecértelo con tu familia y tus amigos, la gente alrededor tuya. Y creo que el éxito que he tenido y que tengo es gracias a ellos. ¿Y cuando has logrado a la primera posición mundial? Estabas juntos a Paquito Navarro, ¿no? Sí. Y después te tomaste la decisión de cambiar. ¿Por qué? Porque llegaste a ser número 1 y después tomaste esta decisión. Bueno, la tomamos entre los dos, entre Sí. Paquito y yo. Fue una decisión más o menos mutua de la parte de los dos, donde obviamente nos separamos con una buena relación, no quedó nada, digamos, entre nosotros malos ni nada de eso, al revés, creo que con Paquito hay una grandísima relación. Fuera de la pista, obviamente, dentro de la pista sabes que somos rivales todos. Y la decisión la tomé porque creo que con Ale tenemos un futuro también muy muy grande donde podemos hacer muchísimas grandes cosas y creo que así lo estamos haciendo saber a la gente. Vale, entonces en el pádel una de las características más importantes es la sintonía, ¿no?, entre las parejas. Pero ¿cómo explicas que cada año muchísimas copas se van a cambiar? Entonces, ¿por qué? Porque tanto es importante la sintonía, pero después se van a cambiar. Esto es muy sencillo, esto es como cuando tienes pareja, cuando tienes novia o Sí. tú tienes novio, es lo mismo. No, Es lo mismo. Yo soy soltera. Yo también. Pero es lo mismo, o sea que lo que pasa con él, tú convives todos los días, día a día, y para eso hay que tener siempre buena sintonía, porque Vale. obviamente después dentro de la pista llevas a cabo unas cosas donde tienen que salir, y fuera de la pista si tienes esa relación de pues que ser como tú eres, ¿no? Una buena persona con él y él contigo, yo creo que después las cosas dentro de la pista se llevan más fácil. Vale, y en el pádel, ¿no?, si tuviese que dar un porcentaje entre talento, técnica y factor mental, ¿cómo los vas a repartir? Físico 40, mental 40 y técnico 20. Físico 40, mental 40, tanto físico como mental. Vale, y puedes contarnos un día típico de Juan Lebron, es decir, por la mañana, ¿qué haces? Pero si no te revelo también mi secreto, tío, sé que no. Pero este No, es mira. el secreto de una No, periodista. mira. Yo te lo cuento, mira. Me levanto entre las 7 y 8 de la mañana, desayuno, hago un buen desayuno, me encanta desayunar, bien, sano. 9:30 entreno, a 11:15, entre las 11:30 o 12 hago físico hasta las 2 de la tarde, como, y a las 4 hago otra vez pádel.
de 4, Ok, vale. de 4 a 5 y media. Eso en temporada, cuando estamos en temporada. Cuando es pretemporada hago más físico y menos pádel, ¿sabes? Para ponerme a puesta a punto físicamente. Vale. Y después cuando se acerca la temporada, otra vez, digamos, se entrena más pádel que físico. Vale. Y el pádel, sobre todo en Italia, ha tenido esta grandísima evolución en los últimos años. Para ti, ¿dónde puede llegar este deporte? A lo que quiera. Es un deporte que es un fenómeno imparable. Y yo creo que este deporte, si la gente lo hace bien como lo está haciendo ahora, que lo Sí. están haciendo muy bien los Sí. italianos, los suecos, los belgas, otros muchos países, Sí. donde creo que el pádel está subiendo a un nivel que creo que va a ser incontrolable. De aquí a unos 5 años esto va a ser un deporte muy grande y esto lo veo muy grande. Que ya he dicho que aquí hay 200 pistas en Milán y va a haber 1000 dentro de un año. Vale, y como última domanda, ¿te identifica en tu apodo el lobo? ¿Te gusta esto? Sí. ¿Te gusta Me que vi- la gente te conoce para esto? Me viene al pie de la letra, o sea que me viene bien, sì. Bene, Mi viene bene. bien. Allora, velocemente vi vado un po' a riassumere quello che mi ha detto Juan Lebron. Come ultima domanda le ho chiesto se gli piace il suo soprannome il lobo in spagnolo. Questo non va tradotto perché sennò perde della sua bellezza. Gli piace chiaramente questo nome. Ci ha raccontato la sua giornata tipo, quindi ci ha raccontato che comunque per essere un grande giocatore devi essere un grande atleta, ¿no? ¿Me puede entender lo que Sí, estoy más o menos, diciendo? sí. Ok. Tiene muy buen italiano E che también. quindi sì. E che quindi la sua preparazione inizia dal mattino, curando anche molto l'alimentazione, che è una caratteristica molto importante per tutti gli atleti. Poi gli ho chiesto il perché quando ha deciso di diventare il numero 1 del mondo, poi ha cambiato anche coppia, mi ha spiegato che comunque è un fattore che entrambi hanno deciso e che quindi con Galán punteranno a continuare a essere il numero 1 del mondo, porque está Vela que quiere llegar a ser número 1. No, Entonces, y está también Paquito y Martín, que Paquín, están ahí al lado también. Pero bueno, nosotros intentaremos dar lo máximo para alcanzar nuestro objetivo. bene. Y en el 2022 van a seguir con Galán. Sí. Ah, esta es una declaración, Sí, ¿eh? sí, Lo sí. ha dicho. Por supuesto. Buenísimo. Muchas gracias. A ti. y A ti. Mua, mua. entonces, eso. Muchas gracias. Entonces, adesso rimanete collegati perché c'è l'esibizione, quindi non cambiate canale, rimanete su Padel TV. Muchas gracias, Grazie. Muy divertida, Las preguntas complicadas, Padel TV que es está todo transmitido en el canal Twitch, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora solo vamos a seguir los eventos como esto, como hemos De momento hay eventos. Vuelta de turnos en poco. Pero en el próximo año vamos a hacer algo más, sobre todo desde la transmisión para explicar toda la técnica, los argumentos, ¿no? que pueden ser atractivos para los que quieren jugar. Yo, por ejemplo, jugaba al tenis, y ahora tenía los puntos de Tuve 15 puntos. Naturalmente non ci aspettiamo da questa istituzione ma fa sicuramente caldere. ¿Te gusta? Eccolo qui. L'applauso non è solo ma per questi 4 meravigliosi atleti che sono di Fisiocrem. Vicinato spettacolo, ricordiamo con in campo i numeri 1 mondo del padel.
sinistra del campo in viola, Galan e Cremona. Alla destra del campo in bianco Trevisan e Lebron. In bocca al lupo, buon divertimento! È iniziata l'esibizione, quindi da un lato Galan Cremona, dall'altro lato Lebron Trevisan. Primo game questo. Al servizio Cremona. Primo game per Galan Cremona. Finisce in rete la volée di Cremona. 0-15. Lebron. Avanzano. Fuori la volée di Galan, quindi 15 pari. Alza lo smash su Galan, 30-15. Lebron tira su Galan, la prende Galan su Lebron, tiene il punto. Servizio Lebron. Lebron su Cremona, sbaglia qua Trevisan. Attenzione perché Lebron su Galan, Lebron su Cremona, lo smash di Trevisan su Galan che la alza ancora su questa diagonale. Sbaglia qua Cremona. Risponde Galan, killer point. Trevisan su Cremona, e autore di una bellissima palla. 2-0 Galan Cremona, servizio Galan.
È fuori il pallonetto, 15-0. 2-0, 15-0. E qua va Galan su LeBron, fuori. Questo è errore facile da parte di LeBron. Galan su Trevisan, ancora Galan su un Trevisan e sbaglia qui. Un dritto facile, attenzione, perché 3-0 per la coppia Galan-LeBron. Al servizio Trevisan, punteggio 3-0 per la coppia Galan-Mona. Vediamo Trevisan su Galan, arrivano anche gli applausi del pubblico che incitano per vedere spettacolo in questa partita. Qua arriva la volley vincente di Cremona, 15 pari. Lo smash di LeBron di cattiveria porta a casa il punto. 30-15. Finisce fuori. 40-15. La volée, lo pallonetto buono su LeBron, ancora su LeBron, ancora LeBron, Galan, LeBron su Trevisan e porta a casa il punto. 3-1. Inizia la rimonta della coppia Trevisan-LeBron. Al servizio ora c'è Cremona. Cremona su LeBron, lo smash, ci arriva facile, attenzione perché c'è Galan lì pronto, sbaglia questa palla. Arrivano gli applausi da parte del pubblico. Fuori, 15 pari. Pallonetto, Trevisan su Cremona, la tira su LeBron, è tutto buono, LeBron su Galan, ancora LeBron su Galan, scambio al volo, finisce fuori. Dunque 15-30. 15-30, 3-1, punteggio a favore di Galan. Cremona tira su Galan, questa palla finisce fuori, non riesce a prenderla Trevisan. 30 pari. Non riesce a tirarla su qua LeBron. 40-30. E questa è un'ottima palla, la riprende Trevisan, non riesce però a fare nulla Trevisan e quindi si cambia sul 4-1 LeBron, Galan Cremona.
tentativo di volée parte di LeBron, attenzione 0-15. La sbaglia qua Galan, 15 pari. Ci prova LeBron sotto le gambe, ma la palla finisce in rete, quindi 15-30. E qua arriva la risposta che prova ad animarsi a parte di Trevisan, 30 pari. LeBron su Cremona, ancora su Cremona che lascia rimbalzare la palla. LeBron continua su quella diagonale, va Trevisan su Galan che alza il pallonetto, la palla è buona e prova questo colpo che prende la sponda, ancora Galan sotto le gambe, ci prova Trevisan con una stop volley che però non passa, il pubblico che comunque applaude a questo punto. E arriva anche un erroraccio da parte di Trevisan, 5-1 per la coppia Galan-Cremona. Questo è fuori, provano a rianimarsi LeBron, Trevisan 0-15. Al servizio Galan. Galan su LeBron. E poi Trevisan sotto le gambe, lo smash, ci arriva Galan, ancora tutto buono. Va Cremona su Trevisan, ancora Galan che prova a fare l'ennesima palla sotto le gambe, ma non ci riesce. Il punto va quindi alla coppia Trevisan-LeBron, 0-30. Scambio intenso, Cremona su LeBron, la tira su LeBron, ancora Cremona, LeBron su Galan, la fa rimbalzare Trevisan, la palla è buona, si continua. E poi un po' fortunato qua, qui Cremona, prende la palla, fa un pessimo rimbalzo e non può farci nulla LeBron, se la ride Galan intanto. E qua arriva l'errore, intanto c'è la possibilità di riprendere almeno un break, 15-40 per recuperare nel punteggio. LeBron su Galan, va Trevisan che alza il pallonetto, sceglie di farla rimbalzare Cremona su LeBron, arriva di nuovo la volée da parte di Trevisan e questa invece è fuori. Galan su LeBron, viene avanti Galan e poi ancora su quella diagonale, la sbaglia LeBron, qua voleva trovare l'angolino per mettere in difficoltà Galan. Attenzione, 40 pari, quindi killer point, risponde LeBron. Lo scambio tra LeBron e Galan, a chi la vince? LeBron e Galan, attenzione, lo vince Galan, vincono anche questa esibizione, insomma non è stata proprio nel punteggio una partita molto lottata, finita 6-1. Finisce quindi la vittoria di Galan e Cremona e siamo subito pronti per la finale, non prima di aver ringraziato tutti gli splendidi campioni che sono intervenuti. Ma c'è un altro set, quindi la partita non finisce qui perché la voglia di spuntarla è forte per loro e la voglia di goderceli è altrettanto forte per noi. Quindi si continua.
Secondo set al servizio LeBron. Si continua perché chiaramente si vuole far vedere questo spettacolo. Al servizio Cremona. La tira su Galan. Il tentativo di stop volley da parte di Galan che finisce in rete. Al servizio Cremona. Primo game, lo ricordiamo, del secondo set. Primo set è vinto per 6-1 dalla coppia Galan-Cremona. Pallonetto ancora su LeBron, va Galan, LeBron su Galan, l'alza pallonetto, Galan la tira su, la palla è tutto buono e poi arriva l'errore da parte di Cremona, il pubblico che carica LeBron e Trevisan. Scambio e la vince Cremona. Niente da fare per LeBron. Niente, non ci arriva Trevisan. Pronto al servizio allora Galan su LeBron e poi scambio con Cremona che ancora una volta lascia fermo LeBron, la palla gli passa sotto, va LeBron su, ancora Galan su LeBron, poi va Cremona, il pallonetto di LeBron su Trevisan che finisce però la palla in rete. Smash di LeBron, non ci arriva qua, che punto, bellissimo punto questo qua, arrivano anche gli applausi da tutto il pubblico. Arriva qua l'errore da parte di Cremona su LeBron, ancora si continua su quella diagonale e poi la palla davvero corta, stop volley da parte di Galan che ottiene il punto. Tira su Galan, lo smash, qua nulla da fare per Galan, bravo Trevisan a lasciare fermo Galan da destra. Ora Trevisan su Cremona, il risposto di Cremona rimane in rete, dunque conquistano il game, serve ora Galan, il punto, scusate. Va Galan sulla seconda, la tira su, arriva la bandeja di Cremona, ancora Galan
smash di Cremona, niente da fare, non ci arriva Trevisan. Da destra Galan, ancora LeBron su Galan, la stop volley ci arriva qua Trevisan, la bandeja da parte di Galan, bandeja vincente. Al servizio ora LeBron su Galan, Trevisan su Galan che sceglie di alzare la palla e poi ancora Galan con il pallonetto molto ampio, lo smash da parte di LeBron che arriva questa bellissima semi-veronica da parte di Cremona, bellissima questa esecuzione, anche la scelta tattica da parte di Galan. Va LeBron con questo servizio a richiamare l'avversario e poi arriva l'errore da parte di LeBron e dunque con nettamente la vittoria da parte della coppia Galan-Cremona che salutano tutti. Finisce così, ringraziamo Galan e LeBron, la numero 1, la questi coppia campioni che si sono esibiti per noi e ringraziamo anche tutti i campioni che sono venuti quest'oggi, non solo del mondo del padel, sport in generale. Ringraziamo anche la splendida struttura che ci ha ospitato, il Padel Club Tolcinasco. Ringraziamo Physiocrem che ha sponsorizzato l'evento ed Art World e Art Group che lo ha organizzato e siamo pronti per la finale del tabellone di Champions League. E per la finale in campo per la finale le coppie Cremona e Facchinetti e ripeto, le coppie Cremona e Facchinetti e LeBron e Carra. Ricordiamo, in attesa di essere eventualmente smentiti, che la finale si disputerà con un tie break, ma non mi stupirei di essere smentito. Confermato, la finale si svolgerà con un tie break ai 10 che decreterà più vincente del torneo. Vi ricordo inoltre che alle ore 19:30 ci saranno le premiazioni e l'evento finale, la cena per chi è in lista. Vedete allora la finale del torneo di Champions League con Juan LeBron
No, che cavo ha? Perché nel caso usiamo il power bank. Ci siamo per la finale di Champions League, da un lato Cremona Facchinetti, dall'altra parte del campo Carra e Lebron. E finisce qua la finale di Champions League, è stata molto rapida perché
Si è deciso di fare un tie break E e dunque la Champions League di questo torneo, LeBron e Carra, applauso! LeBron e Carra vincono la Champions League, questo torneo. LeBron da numero 1 si conferma numero 1, ma bravo anche al suo compagno Carra, autore di questa vittoria. Comunque tutto quello che è stato la giornata di oggi la potete rivedere sui nostri canali Twitch, potete vedere l'esibizione, potete vedere anche l'intervista che è stata fatta a Juan LeBron. Qua nel frattempo vedete gli applausi anche a colui che si è dovuto ritirare dal torneo per un torneo. Ringraziamo anche gli amici di Padel TV che sono stati con noi tutto il giorno, ci hanno permesso la diretta dell'evento, così come tutti i campioni dello sport che sono intervenuti, il Padel Club di Tolcinasco, Dicevo, tutto quello che è stato trasmesso lo potete rivedere sui nostri canali, quindi a partire dai match, a partire dalle interviste fatte sia a Juan LeBron che a Leandro Galan, la loro esibizione. E dunque è stata una giornata in cui vi abbiamo fatto compagnia. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Padel TV.